Ed eccoci qua. Gli amici bellini, che siete voi. Guarda Mertens, ma no, vedo Mertens. Vedo Malquit che abbraccia Caceres. C'è fair play. Eccoci qua. Iscrivetevi al canale. Ovviamente, ma perché sì, è giusto. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? È giusto ricordarlo. Facciamo un giro di saluti, amici miei. Enzo De Benedictis, il nuovo iscritto, l'ultimo iscritto. C'è il grande Mario Gessa, c'è Salvatore, c'è Antonio, c'è Max, c'è Roberto, Andrea, Stegman, Rossella, Vincenzo, Francesco, Andrea, Cristian, Polli, Paolo, Mino, Roberto, Alessandro, Antonio, Luca, Stellina, che meraviglia, Giuseppe, Stelline, eccetera, eccetera. Ragazzi miei, c'è anche Maria Mosca, buona serata a tutti. Gennaro, Alberto, protagonista di abbiamo visto insomma la partita praticamente insieme con gli abbonati e parliamo del derby, parliamo di decisioni arbitrali un po' strane, ma comunque non ci deve interessare. Un bacione anche a Marco, a Luigi, ad Angelo, a Nico, ad un altro Antonio. Vai Mario, vai liscio. Extreme Elements che sta funzionando e quindi voi potete scrivere, vedi come fa Allegri, punto esclamativo Lozano, e il Nightbot ti risponde e il Ciuchi, altro che Vargas. Ciuchi che parte dalla panchina. Ciao Umberto, mettiamo subito il bannerino perché altrimenti andiamo in difficoltà. Il timer è pronto a partire, ovviamente c'è il ritardo del fuso perché c'è l'oceano per lo mezzo, quindi questo non è un problema. Qualcuno, vedi? Enzo si era dimenticato. Capita, amico mio, io lo capisco. Guarda, prima di fare le live, io le guardavo le live e mi capitava di guardare le live, stavo bello appassionato, me la godevo e mi dimenticavo. Capita, ecco perché io poi lo ricordo, non perché uno è attaccato che vuole like, è giusto per ricordarsi. È bello Scarpari, sì, poi non so se le conchiglie là che ho usato sono adatte, se ho rotto la tradizione, non lo so, però l'importante è il sapore della sarza, fondamentalmente. Monsu, quando facite Pumarolo, mettiteci un po' di zucchero, sennò è aspro, diceva Edoardo, e quindi 4-3-3-4-2-3-1 lo sapremo solo ad inizio partita. Salvatore, forza Napoli, Romolo. Osimè. Vedi? Forse Osimè non ce l'ho come cosa. Devo aggiornare tutti i nomi con i nuovi giocatori del Napoli. Sono pochi. Ma ha messo il Nike numero 100. Ma che meraviglia, Manu. Che meraviglia, Manu. Tra l'altro mi sono dimenticato, vedi, di scaricare il tuo video dove l'amico Manu Avvisati ha avuto una dedica secondo me speciale a livello proprio di emozione. Io a distanza, non protagonista della dedica, mi stavo mettendo a piangere. Antonio Careca che firma una maglia del Napoli per Manuele con affetto, è una roba che non si può capire se uno non è tifoso del Napoli, non si può capire. Dai, lo so Enzo, è così. Io Antonio, su questo io preferisco sempre che pareggino tutte le nostre competitor, così si tolgono 2 punti a testa. La Lazio si riavvicina, insomma dobbiamo stare un po' attenti, però forza Napoli, Albe, forza Napoli sempre. Grazie mille per il tuo supporto preventivo. Vediamo Spina, Di Lorenzo, Rachmani, Mario Rui, Zielinski, il comandante K2, Anghissà, Politano, Osimen, Fabian Ruiz e penso sotto la cosa Insigne ovviamente. Mazzarri con una faccia tagliata, saluta Spalletti ma la faccia tagliata, mi sembrava tagliata, poi potrei sbagliarmi.
Sì, Di Lorenzo gioca sempre. Di Lorenzo gioca sempre. Vediamo un pochino, speriamo di non affaticarlo troppo. Spalletti ha detto che non è ancora il momento di fare turnover assai, si devono affiatare, devono trovare la condizione. Io non credo che Di Lorenzo debba trovare la condizione, sinceramente, che poi non è detto che poi tutto quello che dice Spalletti deve essere... Guarda Spalletti che si abbraccia con Strootman, giustamente c'è un rapporto. Strootman della Roma, ce lo ricordiamo. Fotografie di rito. Stiamo sicuramente assistendo a un bel campionato e vediamo di fare un'ottima partita anche oggi. Vola la monetina, sceglie il campo João Pedro, credo. Bocca al lupo, tutte le cose così. Ovviamente CBS Sport la porta come 4-2-3-1. Ora vediamo, perché così si è conclusa, alla fine così è cominciato il secondo tempo della partita con la Sampdoria, perché Spalletti aveva individuato un Fabian Ruiz troppo isolato, regista basso. Si rivedono Demme e Mertens in panchina e questa è una grande notizia. Vai Pep Di Palma, vai. Mario De Leve pure io con Strott, mamma mia, non ne parliamo proprio. Buonasera anche Antonio Sgueglia, vi vedo. Godin, cosa? Mazzarri proprio abbottonatissimo, non mette nemmeno Keita Balde, l'unica punta è João Pedro, che non è proprio una punta, è un numero 10, Nandez dietro di lui. Ora bisogna capire se c'è una difesa a 3, lo capiremo, signori miei. Vediamo un pochino, siamo pronti con il timer, perché deve partire, deve essere ideale, in modo tale che voi, che siete i miei eroi, che ve la state vedendo dopo, perché tu che la stai vedendo dopo, attenzione, dopo il recupero, aspetta, 3, 4, già è partito, ci siamo? 5, 7, un pochino, c'è leggero, sì, un secondo ci siamo. Anch'issa, Fabian Ruiz e Rama. Calma. Dobbiamo essere calmi e dobbiamo vedere Mario Rui continuare a overperformare. Baby. Ragazzi miei, con i commenti a dopo. Salutiamo Angela Nappo, che è l'ultimo che ho visto, e andiamo a guardare questa partita con il Cagliari che recupera palla con Caceres e si sentono già dei fischi. Nandez, il colpo di petto, ma la palla è uscita. Ricordiamo che la palla è uscita, quindi con calma, con molta calma, non ci deve essere ansia. Il Napoli deve fare la sua partita, sa quello che fa e basta. Poi vediamo se dobbiamo pompierare oppure no. Zielinski, controllo volante e lancio verso Osimhen che scatta subito come un dannato. Devono avere paura di Osimhen. Paura, c'è un po' lo Scarpariello che sta salendo e scendendo, però è giusto, è domenica e me lo potevo permettere. Di Lorenzo in possesso palla, ci si riaffaccia a Rachmani, vediamo un pochino se riusciamo a capire la formazione. In questo momento sembra più a 3 con Fabian un po' più dietro. Zielinski si muove molto, ma in questo momento anche Anghissà sta andando molto largo, quindi credo sia a 3 il Napoli in questo momento, ma lo capiremo lo sviluppo soprattutto quando avrà il possesso palla il Cagliari, è lì che si capisce, ma comunque credo che siano a 3. Vedo Fabian molto più basso che ora scambia con Rachmani. E vediamo Politano stavolta scelto titolare. Anghissà sulla destra, molto defilato, a tutti gli effetti mezzala. E vediamo Fabian Ruiz sventagliare verso Mario Rui, c'è l'anticipo di un difensore del Cagliari e la palla finisce in falo laterale, ma con calma, senza nessun problema. Voi con calma lasciate i like, io con calma reagisco live a questa partita e non c'è problema. Quindi molto alto Mario Rui,
quasi difesa a 3 in questo momento del Napoli, ma adesso scende Di Lorenzo e si riabbassa Mario Rui. Ci deve essere sempre questo elastico tra i terzini per non essere mai in inferiorità, ma ricordiamo che essendoci una sola punta effettiva, il Napoli può pensare di attaccare con più effettivi proprio per non avere poi inferiorità a centrocampo. Lo capiremo. In questo momento io vedo un Joao Pedro in avanti con Marin e Nandez alle sue spalle. Quindi una sorta, ricordiamo, Mazzarri ce lo ricordiamo bene, ricordiamo il Mazzarri che creò la squadra con i 2 trequartisti, 3-4-2-1, mentre Anghissà ne supera un paio e viene messo a terra un buono strappo di Zambo. Io ho sempre le bollette, quindi se mi devo scrivere qualcosa ce lo segniamo. Bevi, ricordarsi di bere. Passaggio corto di Fabian, deve intervenire Di Lorenzo, in ritardo, c'è un fallo di Di Lorenzo. Passaggio corto di Fabian, noi le diciamo tutte le cose. Mazzarri, stai calmo, proprio segnato sul volto Mazzarri, E vediamo il Napoli difendersi con 4-3 bello chiaro, quindi ragazzi non c'è dubbio. Non c'è dubbio e diffidate da chi vi dice il contrario. Fallo laterale per il Cagliari, sulla destra Joao Pedro viene anticipato da Fabian, ma Marin recupera il pallone, attenzione al numero 8 che è un castigo di Dio, ma fa buona guardia il Napoli e rilancia Mario Rui verso Insigne, il pallone è buono, Insigne lo ferma, lancia a sua volta Osimhen molto defilato che recupera il pallone, lo difende su Godin, sarà una bella sfida, ricordiamo che all'andata Osimhen vinse nettamente, l'anno scorso vinse nettamente la sfida con Godin. Attenzione al contropiede ora del Cagliari con Nandez, il passaggio verso Pedro ben controllato da Anghissà, ancora gli tocca il pallone ma la palla finisce di nuovo al Cagliari. Lico Giannis, il cross, fa buona guardia Di Lorenzo e sarà calcio d'angolo per il Cagliari. Sappiamo quanto questa partita è sentita dai tifosi del Cagliari e non solo, perché spesso il presidente stesso del Cagliari ha dichiarato pubblicamente che comunica ai propri giocatori l'importanza di questa partita rispetto anche all'importanza come la sentono i tifosi, e quindi per loro ha un valore particolare, diverso. Non è una partita come le altre. Parte il cross basso, c'è un tentativo di girata da parte di Joao Pedro. Mario Rui scherza con Cáceres, rivediamo, c'è l'ultimo tocco di Mario Rui. Sarà ancora calcio d'angolo per il Cagliari. Libera non perfettamente Osimhen, ora contro cross, vediamo dall'altra parte c'è una torre da parte di Cáceres, ancora il Cagliari in attacco, c'è Insigne a lasciare il pallone a Koulibaly che la rilancia in fallo laterale. Grida Mazzarri, indica cose. Ce lo ricordiamo bene il buon Valterone, senza giacca già dall'inizio. E sento in sottofondo il telecronista della Paramount Plus. Attenzione, buono il colpo di testa di Insigne per Osimhen che ha un po' di spazio, si allarga e cede il pallone a Politano. Politano parte sulla destra, punta Cáceres, scambia con Anghissà che la mette dall'altra parte ma non aveva seguito Mario Rui. Il pallone si spegne sul fondo, ha tentato la giocata a memoria Anghissà. C'è un fallo laterale
per il Cagliari in questo momento. Dicevo, il telecronista stava ricordando il Napoli di Mazzarri con Hamsik, con il Pocio e con Cavani, un Napoli che ci diede tante emozioni. Rachmani all'indietro per Ser Ospina. Vabbè, perché ha giocato nell'Arsenal, quindi ci può stare Ser Ospina. Avanza Rachmani, palla al piede, nessuno gli si para contro. Rachmani lascia Zielinski, gli ritorna il pallone. E vediamo che il Cagliari non va profondissimo con il pressing. C'è un po' di attenzione alle preventive, c'è buono il lancio di Politano, quello che vi dico sempre nelle partite, per Osimhen che sta molto defilato, il cross viene messo in calcio d'angolo, quello che vi dico sempre, no? Dalla sinistra Politano, dalla destra Politano col sinistro al volo, verso verticale, verso Osimhen che fa sempre quel movimento per tenere in apprensione i difensori. Parte ora Politano dalla bandierina, arriva Rachmani, arriva Koulibaly, in aria ci sono Anghissà, Di Lorenzo, parte il cross, Koulibaly non ci arriva per un attimo e ora prova a ripartire il Cagliari. Godin fa questo lancio intercettato molto bene da Di Lorenzo e poi ancora un lancio preda di Rachmani che con un buon colpo di testa ferma l'iniziativa del Cagliari e il Napoli può ripartire con Fabian Ruiz accanto a sé Zielinski e lo serve. Avanza il numero 20 polacco, lascia il pallone a Mario Rui che la cede ad Insigne, ancora si completa il triangolo lungo con Zielinski, colpo di tacco di Zielinski per Insigne che entra in area di rigore, il passaggio di sinistro a cercare ancora Piotr e c'è un buon colpo di testa intanto di Koulibaly a fermare questo lancio diretto a Joao Pedro. Politano ora sulla destra, sfida Caceres, va fino in fondo Politano e va col destro perché ti amo quando fai così, è proprio un amore fisico, perché lo mandi al manicomio se cominci a fare così, che non sa più quale piede guardare. Anghissà, il lancio verso Zielinski è leggermente lungo, ma lo insegue il polacco. Osimhen! Mamma mia! E che bravo Zielinski che ci ha creduto, il lancio era un po' lungo, ma Osimhen, la prima cosa che devo scrivere è Osimhen gol. Aiutatemi, devo dare grande merito a Zielinski per questo assist, perché il lancio di Anghissà sembrava leggermente lungo, ma il polacco ci crede, va fino in fondo, la tocca al centro e Osimhen è bravissimo a trovare lo spazio. Gol simile a quello della scorsa partita dove fu Lozano a dare l'assist. Rivediamo il lancio di Anghissà, Zielinski ci crede di prima. Mamma mia, è facile il tapin di Osimhen, lasciamo perdere, è facile, ma quello che fa Zielinski è qualcosa di straordinario. Andiamo ad aggiornare il bannerino, aiutatemi, così io non reggo tutta la stagione. Non reggerò. Oh sì, stai facendo un po' tanti gol, eh? Assist di Zielinski sul lancio importante di Anghissà. Il Napoli passa in vantaggio all'11° minuto, ma non abbiamo fatto niente, lo capite che non abbiamo fatto niente abbiamo fatto. L'unica cosa buona che possiamo già dire è che il Napoli continua ad andare in gol da tempo immemore. Non so quante partite consecutive segnando sempre, me lo scrivete voi nei commenti che siete bravi con le statistiche. Attenzione a Joao Pedro, controllato da Koulibaly. Joao Pedro trova Marin al centro dell'area, appena fuori da Nandez.
cerca lo spazio per il cross, inseguito da Mario Rui, arriva il cross, l'intervento di Ospina di pugni, e ora è bravo Insigne a mettersi davanti al pallone, a proteggerlo, a scaricare a Mario Rui. Ora è Anghissà che tenta di sfuggire all'avversario e guadagna un fallo laterale. Mamma mia, che passaggio di Zielinski, ce lo fanno rivedere. Freddo il polacco. Calma. Uè, Michele. No, è lo scatto di Zielinski, è incredibile. È incredibile, amico mio. Grazie sempre per il tuo supporto. È incredibile quello che ha fatto Zielinski per me. Mamma mia, era veramente lungo, era oggettivamente lungo il passaggio. Ci è arrivato, non so come, il tocco di prima, mica un tocco di prima così, un tocco di prima preciso. Ancora Zielinski che serve Insigne, il Napoli prova ad attaccare a pieno organico, Insigne cerca il passaggio per Zielinski, lo trova, pallone per Mario Rui al centro, il cross viene ribattuto. Ora è bravo Fabian a recuperare questo pallone, bravo Fabian, e a ridarla ad Insigne. Non c'è il fuorigioco, ancora Insigne cerca un po' di spazio, la scarica per Fabian che ora chiama Di Lorenzo e Politano all'azione sulla destra. Politano converge, Anghissà si gira su se stesso, c'era un buon movimento di Politano non premiato dai compagni e si riparte con calma da Ruiz a Koulibaly che aspetta la pressione di Joao Pedro che non arriva, e Napoli riparte con calma da Rachmani nel centro di cerchio campo. Calma, vi vedo che state tutti esaltati con le sciarpe, vi dovete calmare, dovete lasciare i like. Il lancio di Fabian Ruiz riesce a trovare Mario, è bravo Mario Rui, lo sapete, con questo colpo di testa non era facile, e guadagna un fallo laterale il Napoli. Si allontana Insigne per ricevere il pallone da Mario Rui e si riparte da Koulibaly per Rachmani. Quarta partita consecutiva per Rachmani, se non sbaglio, da titolare, e quindi tutti quanti il caso Manolas a favore. Sì, Tore, sì, ci sta sempre, lo sai, però aspetterei un attimo proprio per non riceverla, perché lo so che questa potrebbe essere una live calda dopo, lo so già, quindi se aspettiamo un attimino, amico mio, con calma, e poi vediamo di cosa si tratta. Fabian Ruiz la tocca di prima ed è uno spettacolo quando lo fa, si mette bene col corpo. Insigne, il tocco di prima per Zielinski, scambiano al volo i due, poi il lancio per Osimhen che gira l'avversario e ci arriva prima. Quando è bravo. Arriva Mario Rui per Insigne, il passaggio di ritorno per Mario Rui purtroppo viene anticipato e ora Insigne è chiamato a questa corsa di recupero e gli chiamano un fallo. Non è d'accordo Insigne, c'è fair play con Nandez, bravo capitano, spendilo un fallo, così si fa, leggera spinta, ci sta il fallo e ci sta anche la scelta, bravo Insigne. Il Napoli in velocità quando gioca un tocco è devastante, possiamo mettere in difficoltà il Cagliari senza dubbio. Per ora abbiamo una percentuale realizzativa importante, un tiro, un gol. Colpo di petto di Mario Rui che appoggia il pallone a Koulibaly che avanza palla al piede, attenzione, scarica bene per Zielinski, continua la corsa Koulibaly, viene premiato il colpo di tacco tentato da Koulibaly, non va a buon fine ed è bravo subito Insigne a capire il pericolo e a venire ad accorciare su Nandez, recupera la posizione in fretta Koulibaly mentre il Cagliari riparte dalla sinistra. Ci ha provato
Culi. Io devo sempre ricordarmi che lo streamer... ci troviamo? Sì, 44, 46, sì, ci troviamo. Più o meno. Godin avanza palla al piede. In questo momento vedo Cáceres più lungo, attenzione questo lancio per Joao Pedro, fa buona guardia Koulibaly che la mette in fallo di calcio d'angolo, signora il banner, ho invertito, avete ragione, quando avete ragione. Michele, è perché penso che giochiamo sempre in trasferta, attenzione. Il calcio d'angolo per il Cagliari, c'è una sorta di fallo su Fabian, rivediamo, Cáceres insomma, si aggroviglia tra le gambe di Fabian, ma non c'è nulla. Grazie Michele, perché facevamo tutta la live con Napoli-Cagliari 0-1 Osimhen, non poteva essere. Godin continua, Cáceres, smettetela. Calcio d'angolo ancora per il Cagliari. Smettetela, già il quarto calcio d'angolo per il Cagliari, attenzione, il colpo di testa tentato da Godin, finisce poi tra i piedi di Nandez dall'altra parte, controllato da Di Lorenzo, arriva Politano al raddoppio e gli mette il pallone in fallo laterale. Lo streamer, devo cliccare sullo streamer perché sennò funziona niente. Joao Pedro mantiene il pallone in campo, ma il Napoli rilancia. Intercettato da Lirola. Attenzione, il lancio di Mario Rui è una roba che non ho mai visto. Roberto Carlos, Marcelo e Roberto Carlos, il lancio di Mario Rui per Insigne. Sui piedi, ancora Mario Rui che cerca di allungare verso Osimhen. La palla finisce ad Insigne. Mamma mia, guagliù, questo lancio a volo di Mario Rui non esiste. Negli allari del calcio non si è mai visto. Fabian Ruiz vince un contrasto pericoloso ma mantiene il pallone, ancora Rui, calma, Koulibaly, esatto, con calma torna da Rachmani, costruzione a 3 del Napoli, chiara, evidente, con Di Lorenzo più bloccato, ora c'è Insigne quasi interno di centrocampo con Zielinski più avanzato. Ecco che riceve Insigne, il lancio al volo per Osimhen che trova il pallone, non vince il secondo contrasto ed ora è bravo Koulibaly a mangiarsi la palla dai piedi di Joao Pedro e a rilanciare per Insigne che applaude il passaggio leggermente lungo di Koulibaly che si è mangiato l'avversario dopo il primo tocco di Joao Pedro. Applausi di Spalletti, calma. E vi ringrazio per esservi sintonizzati sul Caffè Napoli 1926, dove l'ansia non finisce mai. E noi cerchiamo di fare il commento tecnico, la telecronaca tecnica, la reazione, ma dentro io sto morendo, lo sapete, chi mi conosce lo sa. Attenzione, Cragno leggermente pressato da Osimhen, si libera bene del pallone. Ancora questo Cáceres spostato tutto a sinistra, c'è un fallo di Zielinski, si prosegue per il vantaggio, è spinta di Joao Pedro su Koulibaly, bravo l'arbitro a chiamarla dopo quando il vantaggio non si concretizza, spinta evidente di Joao Pedro su Koulibaly che era in volo per prendere il pallone di testa. Ancora Insigne, adesso Zielinski un po' più avanzato, ma azzardo ancora a chiamarlo 4-3-3 per la posizione di Anghissà che comunque è in zona di mezzala destra. Avanza ora Koulibaly, Insigne viene contrato, chiede scusa ai propri compagni e c'è un fallo di Mario Rui che chiede scusa a Nandez
Buono questo fallo, buono. Questi sono i falli che mi piacciono, perché Mario Rui era molto avanzato e devi spendere il fallo, ragazzi. Devi spenderlo un fallo, perché non li devi far ripartire. Basta quelle cose, ma hanno fatto il contropiede e ogni tanto fanno fallo. Così il contropiede non parte proprio. Bravi ragazzi. Bravi i ragazzi. Prima di tutto dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Colpo di testa di Nandez, prosegue la corsa, il pallone verso il fallo laterale, che verrà battuto da Marittiello Rui in zona Mazzarri, che non è la fine della partita, ma è vicino alla panchina occupata dal tecnico toscano. Attenzione al prosieguo del pallone di Zielinski verso Osimhen, che lancia Politano, pallone intercettato da Caceres. Ora è bravo Anguissa a frapporsi e insieme a Fabian recupera il pallone. Bravo Fabian a toccarla di prima per Osimhen, che sfida 3 avversari. Osimhen è completamente solo e prova il tiro da fuori aria, che non finisce lontanissimo dal palo. Ha fatto secondo me bene Osimhen a provarci. Dopo un buon contrasto di Fabian regolare, si allarga Osimhen e prova il tiro di destro a incrociare, che finisce tra le gambe di Godin. Si lancia Cragno, che era sulla traiettoria, e il pallone finisce leggermente fuori, largo, sulla destra del portiere. Koulibaly avanza inseguito da Joao Pedro, viene in contrasto con Nandez. Contrasto regolare, si prosegue col Cagliari che riparte da Godin. Ora sembra schierata a 4 la difesa del Cagliari con Caceres terzino sinistro, quindi una sorta di 4-5-1. Centrocampo molto folto, vediamo come Mazzarri avrà intenzione di scoprirsi leggermente, perché qualche cosa devono farla, non possono aspettarci per sempre. E ora Fabian Ruiz appoggia per Ospina. Applausi dello stadio Maradona per le giocate di prima dello Spaniard, del numero 8 Spagnuolo, che ora riceve da Koulibaly. Sponda di Fabian, ancora Koulibaly di prima per Rachmani. Anguissa. È partito Di Lorenzo, riceve il pallone Politano, che ora viene strattonato e guadagna un buon fallo, sposta il pallone Lico Giannis per far perdere tempo e metri al Napoli, che riparte con passaggio breve. Anguissa, Rachmani, Anguissa, Rachmani, Anguissa. Mario Rui ora pressato da Nandez, si libera del pallone di destro per Anguissa. Vediamo che in questo momento è molto avanzato Di Lorenzo, con Anguissa più basso di lui. Adesso ritorna in posizione Di Lorenzo e riceve da Rachmani. Il passaggio molto rischioso, ma è bravo Fabian ad avanzare palla al piede, quasi in zona tiro. Fabian lo fa partire, il pallone viene deviato oppure no? Rivediamo il tiro. Ma c'è un fallo clamoroso su Fabian. Al momento del tiro gli mette proprio la gamba davanti, lo sbilancia. Io me lo segno questo tiro di Fabian Ruiz, perché era una buona opportunità. Tiro largo. Sbaglia il passaggio Godin, intercetta Politano che avanza sulla destra, il cross di destro è perfetto, non ci arriva Osimhen per un soffio. Bravo Matteo, calcio d'angolo per il Napoli. Bravo Matteo che vai col destro. Salgono i saltatori. Koulibaly, Fabian, Rachmani, Anguissa, Osimhen e Di Lorenzo in aria. Parte il cross di Politano, è uno schema per Insigne, ma il pallone è leggermente corto. Riparte il Cagliari. È bravo Zielinski
a fare buona guardia e a recuperare il pallone. Bravo Zielinski, riparte Anghissà, il cross verso Osimhen anticipato da Godin, ed è bravissimo ancora Politano ad accorciare e a recuperare questo pallone. Bravi ragazzi, fallo su Politano, bravissimi. Dopo l'errore dalla bandierina di Politano, il recupero palla immediato del Napoli è fondamentale. Si prende un gran fallo adesso Politano, tocca il pallone quel tanto che basta per ricevere fallo da Strootman in clamoroso ritardo, e mi pare dal labiale un po' di sarcasmo da parte di Politano verso l'arbitro, non nei confronti dell'arbitro ma nei confronti di Strootman. Mi è sembrato dire ha preso la palla, come che poi potrebbe essere l'argomento di Strootman, che la palla non la vede proprio. Mi è sembrato Politano dire con la ha preso la palla, ha preso. Ma sono intuizioni, non lo so. Sul punto di battuta Politano e Insigne, si allontana Insigne, parte Politano, il cross è buono, il colpo di testa tentato da Osimhen finisce largo, Osi di testa, pallone difficile perché morbido, molto alto, salta Osimhen, l'impatto c'è ma non riesce, ancora largo, non riesce ad inquadrare la porta. Quindi ovviamente il Napoli conferma adesso le proprie statistiche, che tiriamo come i dannati e non inquadriamo bene la porta, ma tant'è. Buon pallone recuperato da Mario Rui, il lancio di Insigne per Anghissà, un movimento doppio passo, gli ferma il pallone Godin all'ultimo momento, avrebbe potuto provarci Anghissà. Ora è bravo Rachmani ad anticipare Joao Pedro. Buon Napoli, buona prima mezz'ora del Napoli. Anghissà ancora per Politano, si sovrappone internamente Di Lorenzo, ora parte in scatto Di Lorenzo, si ferma Politano e torna da Anghissà, si ritorna con calma da Rachmani. Aiutatemi, sempre da lo coraggio di un pompiere napolitano, Tommaso Bianco che fa Pulcinella, aiutatemi. Passaggio di prima da Zielinski a Fabian, che serve Mario Rui, avanza il numero 6, lascia il pallone ad Insigne. Ora è Fabian che trova Zielinski, 1-2, bello, il Napoli si muove bene, c'è intervento, ma è bravo Fabian a recuperare subito il pallone, quanta interdizione, il cross di Mario Rui, non arriva a destinazione, e ora è Nandez, e c'è Insigne che chiede scusa per questo intervento, e vediamo se verrà ammonito. Ci potrebbe stare, anche se insomma va sul pallone, ma ci può stare. Questi sono i classici falli che puoi anche ammonire. E Caceres si innervosisce. Insigne aveva chiesto scusa subito. Caceres, ehi, calma, a poco se leva la maglietta, ma per fa? Oh! Joao Pedro a colloquio con Mazzarri. Riparte il Cagliari. È buono il contrasto di Insigne che rallenta l'azione del numero 25, ora il numero 40. Dov'era il portiere? Non c'era il portiere in porta. Pericolo per il Cagliari che se la svanga. Avanza Lico Giannis, sventaglia il pallone, buono il colpo di testa di Mario Rui con la sua diagonale su Nandez, ancora Mario Rui con un tocco, e c'è fair play con Nandez, con un tocco sotto aveva praticamente superato l'avversario. Attenzione Di Lorenzo in aria, aspetta il movimento di Politano, lo serve Politano ora per Rachmani,
e il rilancio di Rachmani verso Osimhen, che arriva di corsa a prenderla di testa. Che meraviglia! Che meraviglia Osimhen! Quanto sta crescendo sto ragazzo! Osimhen aspetta l'arrivo di Mario Rui, gli lascia il pallone, è stanchissimo, parte Insigne, vede il movimento di Di Lorenzo, il pallone stava finendo a Politano al centro dell'area. Ancora è bravo Mario Rui a recuperare questo pallone di testa. Insigne vede lo spazio per il tiro, ci prova, viene contrato. La palla ora finisce di nuovo a Politano sulla destra, il controcross verso Mario Rui che la mette a terra. È Marcelo, ragazzi, è Marcelo, non scherziamo, proprio tecnicamente è Marcelo. Pallone che ritorna in zona Insigne, ma fa buona guardia il numero 25 che è Zappa, che rilancia, pallone preda di Anghissà, colpo di testa di Anghissà e di Koulibaly, e il Napoli recupera palla in gran stile. Che Igosic che ha mandato questo, mamma mia. Appena detto Napoli in total control. Anghissà scambia con Insigne, pallone che finisce a Fabian Ruiz, pallone di ritorno leggermente corto, ma è bravo Anghissà del recuperarlo. Si riorganizza il Napoli. È stato un momento in cui Anghissà si ritrovava a sinistra e si riparte ora da Politano. Politano cerca una soluzione, si accentra, si rifugia in Rachmani, che ora serve Fabian Ruiz. Il controllo e il passaggio verso Insigne, rientra il capitano, cerca uno e la trova la soluzione in Zielinski, 1-2 con Osimhen che non si completa. Attenzione, pallone recuperato da Insigne, bene, la dovevi tirare capitano, la dovevi tirare, ha cercato un ulteriore passaggio verso Osimhen nel traffico. Dopo il contrasto pulito Insigne avrebbe potuto tirare in porta. Pericolo di specchiarsi, pericolo di piacersi troppo e di cercare queste giocate di fino. Pericolo. Dobbiamo essere più cattivi, più cinici. Pallone ora fermato da Koulibaly. Mario Rui, Rachmani con calma verso Di Lorenzo. Che peccato, capita, che peccato. ...247 passaggi contro gli 85 del Cagliari. Questo per farvi capire anche il possesso palla e la partita di dominio, insomma, che sta facendo il Napoli, di controllo. Si accentra Politano, cerca una soluzione, non la trova e si riparte da Rachmani che colpisce Di Lorenzo con un passaggio molto forte e si riparte ora da Anghissà che lascia Di Lorenzo. La verticalizzazione improvvisa, arriva Politano che viene anticipato da Godin, ora è Osimhen che si mette davanti e Politano riesce ad arrivare al tiro. Politano, è stato bravo Osimhen a dire: me lo vedo io adesso con Godin, col pallone che spioveva, e riesce Osimhen a guadagnare questo possesso palla. E poi Politano di prima, tiro che finisce debole, parata di Cragno facile a terra. Questa è l'importanza di avere Koulibaly, Osimhen che fa la guerra su tutti i palloni in aria e fuori aria, fa la guerra proprio. Gli altri devono sfruttare la guerra che fa. Ancora Zielinski di prima verso Politano. Il Napoli gioca molto sulla destra, arriva ora Anghissà. Il cross al centro ribattuto da Godin e sarà ancora calcio d'angolo per il Napoli. Anghissà si sta proponendo molto da mezza alla destra, molto propositivo anche sulla fascia, per creare un po' di superiorità da quella parte e mettere in difficoltà la catena. Tira la catena. A colloquio Osimhen e Anghissà.
parte Politano, il cross è alto e Cragno la blocca, c'è l'intervento di Koulibaly che con fair play rialza il portiere. Fallo di Koulibaly, giusto, non cattivo, c'è contatto, quando c'è contatto con il portiere è fallo, capito Meret? Recupera palla però il Napoli, Insigne punta due avversari, scambia con Osimhen che non riesce a toccare il pallone per la corrente Zielinski. Ora è però bravo Osimhen a recuperare, a mettere il pallone in fallo laterale. Rivediamo l'intervento di Osimhen a fermare il contropiede del Cagliari. Queste sono le cose che mi piacciono a me. Questa è la cosa più importante che mi prendo di questo primo tempo, ragazzi. Il recupero palla che se non riesce immediato spendi un fallo. Ci sta. Ora Zielinski è più avanzato, si affianca ad Osimhen. Ora è anche Fabian che segue in primo pressing Marin. Avanza Godin. Il lancio interessante per Pedro, attenzione, si scambia la posizione con Koulibaly, il colpo di testa di Mario Rui che anticipa per un attimo Nandez, ora è Insigne che grande Mario Rui con una piroetta aggancia il pallone e subisce il fallo di Nandez. È stato bravo Mario Rui qui a intervenire di testa, ricordiamo la solita questione dei quinti, da un terzino all'altro. Nandez non è terzino ma ovviamente è sempre quella la situazione, e poi è bravissimo Mario Rui, ottimo primo tempo di Mario Rui, ottimo, sicuramente tra i migliori in campo, rilancio di Koulibaly, la tocca Osimhen di tacco verso Zielinski, non raggiunge il pallone il polacco. Si riparte ora da Godin, Strootman molto basso per creare qualche occasione. Ha chiamato un fallo veniale ad Anghissà. Ma c'è fair play in campo, mi piace, si aiutano, si rialzano, partita vera, ci sono i falli, a parte Caceres che sta isterico. Tutti gli altri giocatori, Cagliari e Napoli, mi sembrano in campo corretti, ecco. Attenzione, questo fallo laterale battuto veloce, il cross di Marin, arriva Lico Giannis, libera tutto Anghissà. Non controlla bene Caceres, magia di Osimhen, la tocca due volte a volo e recupera il pallone, lancia verso Insigne, il pallone leggermente corto. Che peccato, Osimhen fa una cosa egregia e poi un'altra meno bene. Riparte Nandez sulla destra, si accentra ora il numero 18. Ancora il Cagliari che prova ad impostare l'azione sulla destra. Si ritorna da Strootman che cerca il lancio profondo, il colpo di testa di Di Lorenzo verso Politano che può avanzare palla al piede. Si ferma Politano e cerca una soluzione per Di Lorenzo, con un po' di fretta la mette in fallo laterale Politano. Secondo errore della partita per Matteo, qua Osimhen fa una cosa incredibile, controllo di testa, ecco, e poi il palleggio per evitare Godin, mamma mia. Attenzione al cross di Caceres, ancora Mario Rui con una calma olimpionica di petto appoggia ad Ospina. E con questo io chiudo la live da New York. Valerio Fluido è tutto, ciao. Un sogno nel cuore, fatti addominali. Aiutatemi. Manca il terzino sinistro e Mario Rui e Marcelo.
Esterno sinistro di Fabian per Di Lorenzo che avanza palla al piede, si ferma il numero 22. Rachmani alza la testa, cerca una soluzione, non viene premiato da movimenti senza palla e ora trova ancora Politano. Ah, ma va. Anghissà, Osimè. Di Lorenzo scambia il pallone il Napoli ora con Rachmani. Ancora Fabian attaccato, ma si libera bene dopo un tocco del pallone che finisce ora Anghissà. Ancora Politano che punta l'avversario, anzi la scarica per Di Lorenzo, il cross immediato di Di Lorenzo. C'è ancora un calcio d'angolo per il Napoli. Buona anche la catena di destra. E vediamo che stavolta va Insigne a battere questo calcio d'angolo. Spalletti scuote la testa, quindi ci sarà calcio d'angolo ad uscire dopo i primi tentativi di Politano a rientrare. Vediamo questa nuova soluzione con Insigne sul punto di battuta. Resta Zielinski fuori dall'area, il cross di Insigne è buono, il colpo di testa tentato da Osimhen viene anticipato, il tiraccio di Zielinski, ma si fa così, quando stai in calcio d'angolo il tiro lo devi provare, perché è meglio che il pallone vada fuori e ti riorganizzi piuttosto che la metti a terra, cincischi Zielinski quando cincischi e poi rischi. Zielinski quando cincischi e poi rischi. Colpo di testa di Nandez, lì l'anticipo di Koulibaly su Joao Pedro è qualcosa di spettacolare, ma la palla torna. Bravo Fabian. No, non è fallo mai. Non è fallo mai. Cerca il pallone, vediamo se gli tocca la schiena. Sì, è fallo. Prima di prendere il pallone arriva una ginocchiata nella schiena di Joao Pedro. C'è il fallo di Fabian, è giusto. Mazzarri che protesta su qualsiasi cosa. Calcio di punizione per il Cagliari, si riempie l'area di rigore, arriva anche Osimhen ad aiutare i compagni. Il cross è preda di Rachmani che libera, adesso non c'è ovviamente nessuno, ma finisce il primo tempo, quindi andiamo a mettere in pausa. E mentre Fabian ha ancora qualcosa da dire sul fallo fischiato da poco fa, ma va bene Fabian, il fallo ci stava, credimi. Allora, andiamo a leggere qualche vostro commento. Parliamo di calcio, niente attacchi personali, niente offese, rispetto reciproco e sportività. Giovanna Sissi, buonasera a tutti e forza Napoli sempre Giovanna, sempre amica mia. Angela Torre, mannaggia ci sbagliato, ma non lo so di cosa ti riferisci. Meret, sapete quando rientra? Andrea, Meret è in panchina. Guarda Caceres come... Oh, ma ti calmi! Caceres indemoniato! Sempre. Osi sta facendo tutto per smentirmi, sono proprio contento. Grande Giovanni. Finito primo tempo, si stellina. Allora, avanti Napoli, c'è qualcuno che dice una parolaccia senza motivo, proprio non ti illumino nemmeno. Se vuoi essere famoso, oggi non c'ho voglia di farti diventare famoso. Proprio parolacce senza nemmeno la squadra vicino, non so nemmeno a cosa ti riferisci, non funziona così questo canale, caro bambino mio. Angioletta, ma dai, ma che ti offendi? Di cosa ti offendi che lo sai, che sei la nostra mascotte. Bene così, ma chiudiamola. Se facciamo quello che sappiamo fare, Massimiliano, non mi fa vincere queste cose. Si deve fare gol nella ripresa, Rossana, assolutamente. Marcatura uomo su Fabian, lo stanno facendo. Adesso vediamo se questo può portare nel secondo tempo ad abbassare anche un po' Anghissà, però il Napoli sta giocando bene, sta creando 61% di possesso palla, 7 tiri a 2 nello specchio, 7 tiri provati, il Cagliari 0 nello specchio, 3 tiri provati.
però insomma pareggiamo il conto dei calci d'angolo, 61% di possesso a palla, voglio dire. Non è per niente chiusa, bastano la loro ripartenza. Certo. Grazie mille Enrico. Dobbiamo chiuderla. Vedo che il commento generale più gettonato è il dobbiamo chiuderla. Entra Mertens e segna. A lui gli piace perché penso che mi metta a piangere, Davide, se succede questa cosa qua. Osimhen è un giocatore molto intelligente calcisticamente per la sua età, secondo me diventerà molto molto forte. Speriamo, amico mio. Salutoni dal Texas di Mario Cutolo. Ciao Valerio e amici bellini. Grande Mario, grazie mille. Gattuso out. Ah sì, perché no? Perché no? Grande partita di Mario Rui e Rachmani. Come lo stai vedendo lo spallettone nazionale? Uguale a tutte le partite, amico mio. Sempre testa bassa, pensoso, pensieroso, corrucciato, non sappiamo mai cosa sta pensando, però sta facendo ragionare, sta pensando a come sistemare bene la squadra. Spalletti è così, è pensieroso durante la partita. Ancora grande Mario Rui, decisamente, troppo immenso, ma veramente forse il migliore in campo. Non credo di dire una stupidità. Se la gioca con Osimhen che sta lottando a tutto campo, ma Mario Rui ha fatto delle cose tecnicamente incredibili proprio. Giacomo, allora io Mertens lo metterei più in là per fargli assaggiare il campo. In questo momento Osimhen non va toccato. 200 like, brava Polly e bravi tutti. Possiamo arrivare come minimo a 300 adesso. Non lo so, siamo 273. Boh, tra qualcuno che l'ha già messo, qualcuno che è arrivato per lurcare, qualcuno così. Eccoci qua. No, ecco che abbandono, Maria, ma assolutamente non abbandono, era uno scherzo. Buon Napoli, ma grandi demeriti del Cagliari. Non lo so, Nanni, io non li vedo i demeriti degli avversari, io guardo la mia squadra e poi i demeriti se loro sbagliano delle cose, se si fanno gol da soli, vabbè, però io non li vedo. L'assist di Zelo, che roba straordinaria. Sì, ma meglio di Roberto Carlos, è più Marcelo, perché più tecnica, meno potenza, più tecnica. Marcelo. Koulibaly come una volta, oggi dominante per ora. Speriamo, Adriano, che venga riscattato subito. Spalletti out, mettiamocelo, Catello, sono d'accordo, mettiamocelo tutto. Ah, ecco, ok Angela, adesso ho capito. Anche se oggi è un avversario, io provo sempre grande sentimento per Mazzarri. No, vi ripeto, no Roberto Carlos, Marcelo. Ospina sta giocando, sì, si sta guardando questa partita. 230, bravi. Raffaele, dobbiamo chiudere questa partita perché basta un piccolo... Lo so. Non esageriamo, Ruiz, Carlos. Stiamo sprecando troppo, dobbiamo chiuderla, senza dubbio. Sì, ma Alessandro... Ma allora, aggiungo, il Brooklyn Bridge a piedi si può fare, non è esagerato come percorso, anzi è una cosa che si fa. Lo faccio in live sicuramente, cioè, vi pigliamo, scendiamo, andiamo, più che altro raggiungo il Brooklyn Bridge a piedi e poi ve lo faccio per andare in città, cioè facciamo una 5 ore di live, solo che non mi regge il telefono, non mi regge la batteria del telefono, altrimenti farei tutto il percorso. Sì, lo facciamo senza dubbio. Bello il passaggio di Anghissà, per me era un po' lungo, ma Zielinski l'ha reso perfetto. Luigi, piano, noi siamo bellini, quindi non appelliamo, non usiamo appellativi che poi dopo, se poi ci vengono a dire le cose, però voi ci avete chiamato, no, non mi piace. Attenzione ai quinti, sempre attenzione ai quinti. Oggi è molto molto attento e concentrato Mario Rui. Migliore in campo, maestro Mario Rui Escobar. Osimhen 6 gol, hai capito? L'urlo del Maradona. Fatemi rivedere, perché io mentre urlo non rivedo i replay e non vedo le esultanze, non vedo niente. Ma Zielinski, che spettacolo. Osimhen tra due avversari,
anticipa tutti, la mette bene. Rivediamo Anghissà, visione di gioco, il movimento di Zielinski, il passaggio Osimhen di prima, scarta questo regalo, supera i cartelloni pubblicitari e vola verso la curva B. Che meraviglia. 10 ad Insigne, no, ma perché Diego Armando, ma perché la 10 ad Insigne? Ma non sta buono che la 24, sta proprio una bellezza. L'atmosfera che dà il nostro stadio è incredibile. Super Mario Rui. E benvenuto Emanuele Difensa. Vedete, quando vi iscrivete al canale esce pure questa cosa tipo Ollie e Benji. Vedi? Dream Hunter, bravi. Iscrivetevi al canale che è divertente. Noi poi facciamo l'analisi tattica il giorno dopo. Vi dovete iscrivere anche al canale Telegram perché molto spesso insomma, YouTube non lancia le notifiche, però insomma siete bravi e lo sapete. Per i motivi che sai ci vorrebbe un bel gol di Zielo per chiuderla. Tra l'altro se non sbaglio io merito di perderla solo per non aver messo Milinkovic-Savic, perché non si può non mettere Milinkovic-Savic quando segna nel derby. Ma ringrazio Fabio Versati, uno stadio Maradona stranamente in silenzio. I like è in silenzio? L'urlo io l'ho sentito quando ha segnato, però ho un'ansia per questa partita incredibile. Il Cagliari e l'anticalcio, la Juve difende a 40 quando sta 1-0, ma quest'anno stanno prendendo comunque in 40 e stanno difendendo. Lo so Nub, lo so. Sembra vuoto, e allora questa è pure l'impressione che ha avuto pure il Fablo Versatile. Mega trattore di Gattuso, ricordo il nostro allenatore non ha avuto questo mostro di Osimhen, già 6 gol, né Mertens per 3 mesi. Keynes, resteremo io e te a dire questa cosa e tanti altri, ma qualcuno non lo vuole ammettere, non lo vuole capire, fa più presa sul pubblico, fare così a me non mi coinvolgono in questa diatriba. Io ho visto quello che ha fatto di buono, ho visto quello che ha fatto di meno buono e non mi interessa, perché adesso sono tutto concentrato su Spalletti, che ha confermato le cose buone che ha fatto Gattuso, è partito da lì e ci sta aggiungendo del suo. A me questo interessa, perché poi la continuità anche di lavoro è importante. Quando i giocatori sono quelli là e ci aggiungi un Anghissà, perché poi a Gattuso è mancato Osimhen e Mertens, ma non aveva nemmeno questo Anghissà, se vogliamo, poi, perché questo Anghissà al posto di un Bakayoko ti cambiava il volto della squadra. Sembra che sullo schermo di Maradona, quando hanno detto le formazioni, Insigne è comparso un sì? Questa me la sono ok, grazie Losco, quindi abbiamo capito quest'altra cosa della domanda, il perché il 10 così. Benissimo, quindi una curiosità, usciranno meme a terremoto. Va bene così. Gattuso Massimo Stefano è un grande allenatore. Oggettivamente Joao Pedro è l'unico che può farci male con la sua velocità, sta giganteggiando, è vero. Le curve sono in sciopero per via delle regole d'uso eccessivamente applicate. Stefano, ok. Tra l'altro io ho sentito di discorsi di multe, gente che non aveva rispettato magari il posto, mascherine e cose varie, e ho sentito di multe pesantissime e salatissime. Poi abbiamo visto anche gli altri stadi, ovviamente, dove uno gol la NAT, cioè ognuno così, quindi o le applicano sempre contro di tutti, oppure facciamo noi i punti di riferimento. Mertens al posto di chi giocherà? Amico mio, giocherà al posto di Osimhen quando Osimhen non ci sarà, giocherà al posto di uno Zielinski quando Zielinski si dovrà. Dobbiamo, ragazzi, per una volta dobbiamo avere quell'abbondanza in attacco che non ti fa mettere a piangere se Osimhen deve farsi la Coppa d'Africa. Mertens verrà considerato il primo jolly, secondo me, delle partite che si devono risolvere, perché può giocare in attacco, può giocare dietro la punta, può giocare anche un po' esterno, però di esterni ne abbiamo tanti, quindi attaccante centrale o sottopunta con esperienza, gestito bene. Sbaglio anche il banner, oltre a non vedere nulla, sbagli anche il banner, ci hai fatto sudare. Lo so.
ha fatto anche cose buone. No, non è questo il mio punto di vista, perché poi sembra quelle cose di fascismo. Il lancio di Anghissà per Zelinski era perfetto con i giri giusti. Grande Frank, quanto è competente la nostra community. Mario Rui alla grande. Fabio, lo sai, abbiamo creato quella che io chiamo un'oasi. È un'oasi non solo su YouTube, ma è un'oasi proprio nell'ambiente napoletano, perché veramente in pochi. Non li sto paragonando, ma Koulibaly è l'unico che fa il centrale terzino alla Maldini. Sai che non hai tutti i torti, specialmente come il Napoli sta impostando la gara oggi con Di Lorenzo più bloccato e quindi una costruzione a 3 con Mario Rui molto alto, e Koulibaly è proprio in quella zona là. E io ricordo che Maldini, specialmente nella fine della sua carriera, quando aveva meno capacità di farsi tutta la fascia da terzino puro, fu spostato in zona centrale sinistro ed era comunque uno spettacolo. Davide, sto qua a New York, si vede, questa non è la finestra, ma insomma più o meno stiamo qui a New York. Forza Napoli sempre, sono passato velocemente nel break, ciao a tutti e a Polli. Lo so che tu hai una predilezione per Polli, lo so Marco, anche io assetato. È giusta come riflessione, Francesco. Il mio timore è che Mazzarri l'abbia preparata proprio in questo modo, non prendere un altro gol e tentare. Beh, chiaro che questo è. Adesso vediamo, inquadrano Keita Balde, ce l'ha delle armi anche in panchina da mettere. Inquadrano Manolas, il caso Manolas, squadra bene in campo, bisogna accelerare la manovra. Nick, è giusto. Lorenzo Coppola, bellissimo, si iscrive e io prendo subito il suo messaggio. Che ne pensi di Fabian? Vittorio Carbone, benvenuto. Fabian sta giocando molto molto bene, sta giocando ad un tocco, a 2 tocchi massimo, ha velocizzato molto la manovra, ma io non è questo che sottolineo, piuttosto sottolineo la sua voglia e la capacità di interdizione, perché sta recuperando molti palloni nel recupero alto di palla. E una delle problematiche di Fabian nelle partite precedenti dell'anno scorso era che molto spesso era molto leggero nei contrasti nonostante la sua fisicità e si faceva superare facilmente. Fabian è molto più tosto nei contrasti in questo momento. Stellina, a Porto non lo voglio vedere mai. Grazie Aldo. Più forte di Beckenbauer, Mario Rui senza dubbio. Paco, dobbiamo aprirla? Davide, ma aprirla che cosa? Sei tifoso del Cagliari, immagino. Che vuoi aprire? Noi dobbiamo chiuderla. Occhio alla zona Mazzarri sempre. Dobbiamo chiudere, no? Aprire. Chiudiamo. Non lo so, Antonio, questo è un tema. Dobbiamo capire se l'infortunio gli stanno dando il tempo di recuperare a Meret, se invece si sono invertite le gerarchie e vedremo Meret in Europa. Non lo so. Ricordiamo che Spalletti ha potuto avere nel passato, aveva Ellison e Chesney nella stessa squadra, quindi avere 2 portieri, lui l'ha detto bene, ha detto è l'unico ruolo in cui io non li posso utilizzare tutti e 2. Manolas sorridente, ma quale caso Manolas? Non lo so, credo di sì, però mi pare di sì. Sono io il vostro terzino. Va bene, io adoro Fabian, lo sai, deve muoversi di più in zona luce quando hanno palla i nostri centrali difensivi. Signori miei, riprendiamo col bannerino perché le squadre stanno rientrando in campo. Devo essere pronto con lo stream, con il timer dello streamer a 15 secondi esatti, così voi non vi perdete niente. Voi che vi guardate la live dopo siete i miei eroi, scrivetemelo perché voglio salutarvi come miei eroi. Virgilio! Squadra che si diverte, ma restiamo concentrati perché c'è poi pure il rischio che uno si diverte troppo. Ma facciamo lo scambio di prime, dobbiamo segnare, dobbiamo fare un gol per stare tranquilli perché sennò non va bene. Si riparte. Aspettiamo questi 10 secondi per far partire il timer per bene.
Pallone a centrocampo, ecco che riparte il timer, ci siamo. Esattamente, il colpo di testa di Di Lorenzo, il pallone resta là, rinterviene Di Lorenzo. Meno male, non lasciamo spazi ragazzi, attenzione massima ancora. Bravo Politano ad aiutare Di Lorenzo e a lanciare ora Osimhen. E solo Osimhen deve aspettare l'arrivo dei compagni, lo fa spostando il pallone verso Zielinski che vede Mario Rui a fianco a sé Insigne, ma ci prova Mario Rui, supera un avversario, non gli riesce l'ultimo passaggio, il dribbling secco era funzionato. Attenzione Insigne, Osimhen, non ci arriva Anghissà, ma è bravo Di Lorenzo, intervenire, prova tiro a porta, era in zona tiro, la prova a passare Di Lorenzo, ancora adesso in zona cross. Io non ce la faccio. Fabian, Zielinski, Anghissà, il Napoli ha ripreso il controllo della sfera e prova ad attaccare a pieno organico. Il cross di Di Lorenzo ribattuto e ancora lottano a centrocampo Joao Pedro e Rachmani gli mette il pallone in fallo laterale. Rivediamo l'intervento di Di Lorenzo che tocca il pallone a Lico Giannis e poi ci sarà il rinvio di Ospina. Si riparte da Caceres. Baby, voi lasciate i like, fidatevi, lasciate i like che non ve ne pentite poi dopo. Non ho mai sentito uno che ha detto wow, lasciate il like e mannaggia adesso me ne pento, mai sentito. Secondo me vi conviene, poi dopo non lo so. Anghissà di prima per Fabian, di prima per Insigne, di terza per Mario Rui, che di seconda per Koulibaly, che ora ha un po' di spazio per avanzare. Si fa vedere Zielinski, ma Koulibaly serve in profondità Insigne, non è preciso il pallone, ma la recupera Insigne molto bene. Si muove Mario Rui, ancora in capitano, mantiene il possesso palla, bravo Lorenzo. E ancora un lancio di Koulibaly, stavolta ha anticipato Mario Rui. Non c'è fretta, Kuli, perché questi due lancioni? La pallata. Attenzione al pressing su Godin che è costretto, ma lo fa molto bene, ad allargare verso un compagno. Nandez di gran classe, serve Caceres dall'altra parte. E ora si distende il Cagliari con Strootman. Godin supera Zielinski, il pallone viene controllato ora da Di Lorenzo che la mantiene in campo sotto lo sguardo attento del Ciuchi Lozano che si sta scaldando. Non riesce a controllare il pallone stavolta Insigne che chiede scusa. Ma capito, agalo braccio che difendi. Il tiraccio di Lico Giannis. Tutto a posto. Chiede scusa proprio fino al massaggiatore Insigne per questo errore. Koulibaly gli dà il 5. Tutto a posto, amico. Tutto a posto. Il comandante Koulibaly ti ha perdonato. Si riparte da Rachmani. Anghissà, il Napoli è rimasto col 4-3-3. Adesso vediamo Zielinski un po' più avanzato, quindi potrebbe essere in questo momento 4-2-3-1, ma oggi è veramente ibrida la situazione. Mazzarri si alza il colletto, sei bello Mazzarri, sei bello. Anghissà all'indietro per Rachmani che scambia con Koulibaly. E ora vediamo che sembra a due ora il Napoli con Fabian e Anghissà. Vediamo un pochino come si sviluppa questa azione. Politano. Aiutano in due, Zielinski è definitivamente più avanzato.
in questo momento addirittura sulla destra. Anghissà e Fabian restano più guardinghi all'indietro e Zielinski è effettivamente sottopunto in questo momento, tutto spostato a destra, quindi non può considerarsi mezzala sinistra in questo frangente. Si muove Mario Rui, il doppio scambio di tacco tra Mario Rui e Osimhen, pallone ad Insigne che tira in porta, continua a chiedere scusa Insigne a tutto lo stadio, ma ci sarà calcio d'angolo. È stato uno scambio tra Mario Rui e Osimhen tutto di tacco, ragazzi, ma che cos'è? Ma che cos'è? Gio Pellecchi, ma tu così stai fermo là imballato, sta imballato lui. Parte Insigne dalla bandierina, alza un braccio e chiama uno schema, ed è proprio lo schema per Politano che tira dal limite dell'area ma la prende male e la palla si impenna. Ci ha provato Matteo, il tiro al volo non gli è riuscito bene, ancora pensieroso Spalletti, questa è la sua sagoma, ragazzi, non dobbiamo farci domande più di tanto. Il colpo di testa di Fabian verso Osimhen che viene leggermente strattonato. Bravo Osimhen ad avere pazienza, non si sta lamentando, secondo me gli hanno fatto un bel lavaggio di testa, non vedo più proteste, non vedo atteggiamenti rissosi, gli hanno spiegato bene come deve comportarsi. Osimhen chi le guagliò, no, alla fine. Attenzione ora al Cagliari, Nandez che prova al centro, anticipato da Di Lorenzo, Joao Pedro, la squadra non è messa benissimo in questo momento, c'è Zappa sulla destra, vediamo Politano che deve dare una mano ma Insigne strappa il pallone all'avversario e prova a ripartire Zielinski, il pallone per Osimhen che la riesce a controllare, quanto mi esalto quando riesce a difendere il pallone, va avanti Osimhen, il movimento di Anghissà è un po' strano, Osimhen prova addirittura il tiro, non facile da quella distanza, ma ragazzi fa un lavoraccio sto ragazzo, tiro parato, in corsa, deve mantenere l'avversario, la blocca con la suola, si gira in qualche modo, dopodiché viene circondato da 600 difensori, non gli ha fatto un buon movimento Anghissà, secondo me, e alla fine si è portato appresso un difensore, si è creato un po' di spazio per il tiro, non estremamente pericoloso, però sta facendo un lavoraccio sto ragazzo. Mamma mia. Fabian trovato tra le linee, lascia Politano, avanza ancora Fabian, riceve il pallone sulla destra, si gira, ancora Politano per Di Lorenzo, Anghissà ha fatto buona guardia, Fabian resta in posizione di mezzala destra, Anghissà più dietro, e ora è Di Lorenzo, si riparte da Rachmani, tutto chiuso il Cagliari. Vediamo marcature a uomo nel momento in cui il Napoli supera la linea di metà campo. I giocatori del Cagliari seguono a uomo i nostri. Attenzione a Joao Pedro che prova a pressare Rachmani. E ora è Koulibaly ad avanzare palla al piede. Serve superare l'uomo. Ecco Koulibaly va fino in fondo. Attenzione, non lo fermano. Marin lo insegue. Si ferma Koulibaly. Lascia il pallone ad Insigne. Si riparte da Mario Rui. Abbiamo un pochino scombussolato delle marcature proprio con questa discesa di Koulibaly che ora recupera posizione e riceve ancora palla da Rachmani. Il Cagliari sta proprio lì ragazzi, sta lì in attesa e aspetta un errore. Calcio italiano, all'italiana, alla Conte, come lo descrive Guardiola, nel senso questo è il calcio all'italiana, aspettano l'errore. Tanta intensità, però il Napoli prova ad uscirne con passaggi stretti. Bisogna velocizzare la trama dei passaggi per farli correre a vuoto, farli stancare e farli commettere a nostra volta degli errori. Anghissà
trova Osimhen che blocca bene il pallone, è abbracciato da Godin, ma se ne va Osimhen. Ancora, rigore al 100%. Rigore al 100%. Osimhen ha fatto una cosa, ragazzi, che se la faceva Lukaku stavano scrivendo articoli di giornale, dove ha proprio il controllo di palla, si è girato, si è liberato di abbracci pazzeschi, gli tira la maglia, gli lascia la maglia, Osimhen fa uno strappo, si ferma e prende un calcio sulla caviglia. Ha fatto una cosa incredibile. Incredibile. Godin, l'esperienza, Godin ha fatto una cosa incredibile. Mazzarri, levati le mani dalla faccia, perché se vieni a contestarmi questo rigore, che ce n'erano 4, c'erano 4 rigori, quindi levati le mani dalla faccia, Mazzarri, perché proprio non ci siamo. Non ci siamo proprio. Insigne! 2-0. Esulta Insigne, bacio alla telecamera, cuori, i figli sono piezza e cose. È tuo amore, no? È per la moglie, ci sta anche questo. Osimhen, ragazzi. Osimhen. Dobbiamo aggiornare il bannerino, facciamo Napoli-Cagliari 0-2. Mamma mia, che ha fatto Osimhen. Che se ne parlasse, nemmeno troppo più di tanto, perché poi se lo comprano e se lo portano in Premier League. Insigne. Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Mamma mia. Insigne che applaude, e a quanto ho capito stanno dicendo c'è un capitano, abbiamo solo un capitano. Bene, tutto a posto, andiamo avanti, non è successo niente, non è chiusa, non pensatevi che sia chiusa. Non ho capito perché si ferma. Non ho capito, c'è qualche cosa che dice il fischietto, l'arbitro si ripiglia il pallone. Non ho capito cosa è successo, pallone in fallo laterale. Si ricomincia. Attenzione, bravo Rachmani a fermare questo passaggio in profondità. Fabian, ancora un controllo e si libera bene del pallone di prima. E bravo Fabian, contropiede del Napoli in velocità. Mamma mia, pallone per Insigne, ci arriva. Pallone, qua c'è fallo su Zielinski. Sì, cartellino giallo giusto. Il Napoli con scambi di prima e triangolazioni arriva a creare un altro presupposto importante. Guarda Mario Rui che sorride, questa è la notizia. La notizia è Mario Rui che sorride, che non è nervoso. Valukevic. No, ma mai sentito, abbiate pazienza, non lo posso sapere come si chiama. Non lo posso sapere. Calcio di punizione, la distanza è... Che fai? C'era la schiuma a terra, Insigne voleva togliere la schiuma, se l'è ritrovata in mano, se l'è messa sul popò. Michele, oscurate il campionato italiano in Europa e dite che Osimhen fa pere, altrimenti l'hanno... Bravo Michele, oscuratelo.
Continuiamo a dire che Osimhen è inguardabile, che è anzi no, che è scarso. Osimhen è scarso. L'ho letto. Parte Insigne, prova addirittura in porta. Il pallone è centrale per Cragno. Insigne, punizione gliela scriviamo per, insomma, non era molto pericolosa, ma la punizione centrale. C'è un brutto fallo su Di Lorenzo, lo vedo accartocciarsi mentre stavo scrivendo. Batte subito Caceres, ma devi aspettare. Di Lorenzo si rialza, non ho capito perché non ho visto, stavo scrivendo, non so niente. Un po' simulante? No, non lo so, non l'ho visto. So che si stava rotolando e poi si è alzato immediatamente. E quando vedo queste cose, lo sapete. Però stesso stava succedendo con Rachmani, non lo so. Lotta a centrocampo, ora il Cagliari che recupera il pallone. Lancione verso un numero 14 che di testa la tocca, ma preda di Ospina. Il pallone è la lascia ad Anghissà. Hai ragione Michele, però se lo scuro nel campionato non lo posso vedere neanche io. Aiutatemi, liberatelo. Lancio di Koulibaly verso Insigne che la mette a terra di suo pari. Controllo orientato a fare tunnel. Attenzione, ancora Osimhen viene sovrastato da Godin. Lo so che l'ha presa la botta, non c'è rigore, però ha preso la botta in testa. Devi comunque andare a controllare perché viene sovrastato di testa da Godin. Non riesco a chiamarlo fallo perché Godin prende il pallone. Rivediamo però. Qua poi c'è il fallo pure su Mario Rui, però intanto gli mette questa mano in testa un po', Vabbè, Insigne qua fa un controllo su Zappa che è qualche cosa di straordinario. Anche un po' la schiena, Osimhen lotta, è una battaglia, amico mio, lo so. Stai tranquillo, sta anche tutto bello incazzato Godin perché gli hai fatto lo shampoo. Quindi adesso Osimhen dovrebbe essere sostituito, Petagna faccia il resto della guerra e non lo facciamo affaticare, non lo facciamo andare in freva, così poi adesso è Spalletti che è maestro, deve gestire lui. Io non so niente, io non sono nessuno. Insigne per Mario Rui che continua la sua corsa. Anghissà che ha seguito. Movimento di Anghissà che se ne va fino in fondo, doppio dribbling, il pallone per Mario Rui che però ce l'ha sul destro, lo lascia ad Insigne, il passaggio per Zielinski che la mette giù, il tiro strozza il tiro e lo chiude troppo, si dispera Zielinski, bella azione del Napoli. Anghissà, i movimenti, i doppi passi, gli mettono anche la mano sul pene. Si vede benissimo. Zielu strozzato. Bene. Quando siamo al 64esimo quasi, ancora scambio Mario Rui Insigne, ma Insigne non aveva seguito. Per pochissimo Osimhen non stava per rubare palla a Cragno, ancora forza di inseguire questo pallone. Osimhen, ti devi calmare amico mio, chi le guaglione, l'entusiasmo, la forza nelle gambe e io mi sveglio la mattina tipo Ospina, ognuno poi. Koulibaly lascia il pallone a Rachmani, si abbassa molto Anghissà per aiutare, visto che Fabian è seguito a uomo da Marin, per aiutare, quindi Anghissà viene abbassato e quindi la scelta di Spalletti simile a quella fatta con la Sampdoria
però questa volta è più per impostare noi. Attenzione a Mario Rui che serve Fabian, che lascia il pallone ad Insigne, lo recupera Insigne, ancora il passaggio per Fabian, è preciso. Fabian guarda intorno, alza il pallone verso Politano che la mette giù in area di rigore, arriva Di Lorenzo, supera un avversario, ancora pallone per Politano che ora punta l'avversario, ancora Di Lorenzo, il cross al centro, non ci arriva nessuno, ma Mario Rui ancora serve Osimhen, lo scambio con Zielinski. Ecco qua, e gli ha dato e l'ho ammonito per simulazione. Voi mi dovete dire quante. Bravo Insigne che se lo porta. Ma voi mi dovete dire quante volte vengono ammoniti gli avversari, i giocatori per simulazione. Gli prende il braccio, ok? Lui accentua. Bravo Osimhen che ha detto sì, ho capito, gli fa l'ok a Strootman. Vabbè, mi avete capito, ne parliamo dopo. Oh sì, giallo. No, ne parliamo dopo perché questa è una cosa importante. È una cosa importante. Voglio vedere le simulazioni su tutti i campi, però, di gente proprio che non viene neanche toccata e si rotola. Voglio vederli ammoniti. Vabbè. No, Vagan Frame, perché l'unico modo, voi vi dovete rendere conto, l'unico modo per fermare Osimhen è distruggerlo psicologicamente, farlo sentire inadeguato, metterlo in difficoltà, dargli un'etichetta di cascatore. Abbiamo ricordato Mertens a Crotone, cioè noi dobbiamo stare attenti a queste cose, non dobbiamo sottovalutarle. Quest'anno proprio non possiamo sottovalutare niente. È un campionato che si regola sul mazzo, stiamo tutte quante là. Anghissà per Politano. Si avvicina il momento dei cambi, siamo quasi al 70°. Dai Spallettone. Dai, entra Keita Balde, nel frattempo c'è Lozano. Lozano ed Elmas. Spalletti dà le ultime pacche sulla spalla ad Elmas e sul culo a Lozano. L'ho notata questa cosa anche quando è uscito Lozano la partita scorsa. Spalletti ama insomma esaltare le qualità dei diversi giocatori. Quindi fuori Politano, fuori Zielinski, cambi logici, non cambia molto. Buona gara per me di entrambi. Abbraccio tra Zielinski ed Elmas. Ancora pacche sul culetto. Ma si fa per scherzare. Di Lorenzo per Anghissà, ancora Di Lorenzo, ancora Anghissà che prova ad entrare in aria, ci riesce con un dribbling, il pallone per Elmas che la gira verso Fabian, impreciso, riparte Fabian, lascia l'incombenza a Mario Rui. Attenzione, Fabian si ripropone, colpo di tacco splendido per Insigne che ne supera 2 o 3 e poi arriva il tiro di Anghissà, mamma mia, di pochissimo fuori Anghissà. Di poco di sinistro, poco fuori. Azione importante di Insigne che in dribbling ne aveva superati tanti, dal rimpallo ne è uscito questo tiro di Anghissà. Molto pericoloso.
Vediamo Elmas affiancare Osimhen nel primo pressing. Lozano è ovviamente in zona Politano, Elmas sta decisamente sotto punta, quindi vediamo l'intervento per un attimo di Anguissa, pallone che spiove, ora è Joao Pedro che serve sulla sinistra Lico Giannis, prepara il cross, arriva e c'è Koulibaly ad anticipare Keita Balde di testa, pallone che rimbalza, non ci può arrivare Lozano. Partita ancora lunga, cerchiamo di non dare fiducia al Cagliari. Attenzione, Nandez è bravo, Insigne a frapporsi regolarmente, recupera, attenzione, aveva provato una magia Insigne nel lanciare al volo Osimhen in profondità. Il pallone poi ora giunge ad Elmas che dà una mano a Di Lorenzo sulla destra, ancora Elmas, un dribbling e un tocco delizioso per Di Lorenzo, fa fuori due avversari Elmas, Di Lorenzo per Anguissa, si distende il Napoli, arriva Keita Balde a tentare di contrastare ma il pallone finisce a Mario Rui, avanza ancora Anguissa in zona tiro, tenta un dribbling ma non ha perso il pallone, è incredibile, ancora palla ora a Lozano, si libera e parte il cross dopo un rimpallo, ma c'era fuori gioco. Che peccato Anguissa, invece di andare a tiro ha provato un dribbling in più, perde la palla, la riconquista immediatamente e qui vediamo il micro fuorigioco di Lozano. Inquadrato Osimhen su questo rilancio di Cragno, c'è il colpo di testa di Nandez e quello di Koulibaly, il colpo di petto di Insigne che mette palla a terra per Mario Rui e ora è Fabian Ruiz che con una piroetta scambia con Anguissa, padrone del centrocampo anche quest'oggi Fabian Ruiz, conosce la materia, guarda dove, attenzione il lancio di Insigne per Osimhen è perfetto, Osimhen riesce a prendere questo pallone un po' largo e ad alimentare l'azione d'attacco tornando da Mario Rui, Fabian, Insigne, Fabian, Anguissa e Rachmani. Lancio di Insigne al bacio per Di Lorenzo che non ha un controllo leggermente difettoso, ma il Napoli la recupera subito ora con Rachmani. Anguissa, Fabian Ruiz, Anguissa si dispongono in verticale quando il Napoli è in possesso di palla, come è giusto che si faccia nel 4-2-3-1. Fabian ancora si libera del pallone di Marin, Insigne un contrasto, pallone recuperato da Nandez. Godin, Lozano recupera palla, la ruba a Caceres, parte Lozano, il cross verso Elmas, intercettato, che peccato, buon recupero di palla di Lozano, ancora ora è Rachmani di testa per Koulibaly che lancia immediatamente, preda di Godin, questa palla lanciata da Koulibaly, ancora in pressing Elmas, il più fresco dei nostri, che ora può creare dei grattacapi in questo finale di partita, dove Fabian è bravo a trovare ancora una volta la posizione e la palla e con un tocco servire Insigne che la dà dietro a Koulibaly, la dà in avanti a Mario Rui, ancora Insigne che alza la testa e serve Fabian che vede dall'altra parte Elmas, controllo e scarico, Napoli incompleto totale
controllo e si divertono anche. Scambi di prima di tacco, Elmas per Osimhen, l'ultimo passaggio è leggermente lungo. Riparte ora il Cagliari. Parte Marin, supera Elmas che è costretto a metterlo giù in maniera irregolare. Cartellino giallo per Elmas al primo fallo. Rivediamo. Ci sta. Ci sta. Intervento in ritardo. Elmas va bene. Per me è un mezzo punto in più, non in meno, il cartellino giallo, perché lo devi spendere un fallo. Non li voglio mai vedere entrare. Spendilo un fallo e per me hai fatto una partita migliore. Da 6 passi a 6,5. Entra Petagnone. Osimhen applaude lo stadio, io applaudo Osimhen. Devastante quest'oggi, devastante anche oggi. Suo il primo gol, suo il rigore. Entra Petagna e un as, escono Osimhen ed Insigne. I cambi logici di Spalletti. Petagna, un as. Insigne si gira per salutare lo stadio. Applausi e abbraccio con Spalletti, la soddisfazione di Insigne. E il Napoli resta con uno slot. Attenzione a questo calcio di punizione da parte di Marin. Parte Lico Giannis, pallone sulla barriera. Sarà fallo laterale per Caceres. Resta uno slot. Ora in questo slot il Napoli potrebbe... Non mi fate dire niente. Non mi fate dire niente. Lico Giannis sulla bandierina, gli tocca il pallone Anghissà con l'aiuto di un as e sarà fallo laterale. Manolas consegna il pallone a Caceres. Si scalda il difensore greco. Lungo traversone da parte di Caceres, ribattuto da Anghissà, ora è Godin. C'è il pressing di Petagna, si lancia questo pallone in zona un as che lo ferma e lancia lungo verso Elmas. Il pallone è buono, Elmas con una magia, almost. Il pallone esce di un soffio. Non è riuscito a mantenerlo in campo Elif Elmas. E vediamo ora Lozano spostato in zona Insigne con un as spostato in zona Politano. Primo pressing ora effettuato da Petagna, lo aiuta un as che va fino in fondo verso Cragno. Deve accorciare ora Elmas, un as troppo avanzato, deve aiutare i compagni, ma lo fa Anghissà, senso della posizione, si frappone tra il passaggio di Caceres e il destinatario e recupera palla. Anghissà, ragazzi, questo è proprio un mostro. Questo è proprio un mostro. Da dove è uscito? Da dove è uscito? Da dove è uscito? È uscito dalla genialità di Bielsa. È uscito dalla genialità di Bielsa, lo abbiamo saputo da Adani, che Anghissà l'ha voluto Bielsa nell'Olympique. Dopodiché Bielsa se n'è andato, l'Olympique se l'era pigliata Anghissà e quindi comunque scelta di Bielsa. Poi Anghissà ha fatto la carriera che ha fatto. Lancio per Lozano da parte di Elmas. Lozano punta l'avversario, se ne va, il cross di sinistro, arriva Petagnone anticipato di un attimo da Godin. Che peccato.
Che peccato, Lozano stava confezionando un altro cioccolatino per Petagnone. Anghissà tocca l'ennesimo pallone in fallo laterale. Bravo Lozano qui a puntare l'avversario e andare col sinistro, alza la testa prima di calciare, il pallone era buono, è stato bravo Godin qui a sporcare la traiettoria, mamma mia come parlo bene, a sporcare la traiettoria del cross. Lasciate un like, ma che state aspettando? Ma chi è che dice sporcare la traiettoria del cross su YouTube? Chi lo dice? Chi lo dice vorrei sapere. Ospina, Rachmani, il passaggio lungo in profondità per Petagna che la blocca bene, la difende dall'attacco di Godin e la scarica a Rachmani di nuovo. Bravo Petagnone. Un as. Fa un giochetto di gambe con pallone, cose inutili e mette in difficoltà Koulibaly che adesso perde palla. Nandez invece fa un gol stupido. Mario Rui recupera così, ecco qua Macello recupera Anghissà. Un as, non devi essere lezioso. Meno male che c'è sta Anghissà. Pallone per Lozano ora dall'altra parte, serve Elmas, scambio con Petagna, Mario Rui, Lozano, Mario Rui, Fabian, ancora un as Di Lorenzo, si ritorna da Rachmani, ora è Keita Balde che prova ad accennare un pressing solitario. Anghissà sventaglia dall'altra parte per Mario Rui che ha ancora energie, si torna da Anghissà, Elmas, Fabian quasi in zona tiro, attenzione Fabian lascia ad Elmas, ritorno, il passaggio di ritorno di Elmas per Fabian non arriva a destinazione, resta a terra un giocatore del Cagliari ma riparte Nandez, cambio di campo verso Caceres che la mette giù, c'è Joao Pedro tutto solo che ha il tempo di scambiare, arriva ancora Anghissà, me ne vado. Ma tutte le ferma, cioè quando il Napoli un attimino si distrae, fa una cosa che insomma pure stanco, l'energia sta sempre Anghissà là. Vabbè, è sovrumano. Anghissà è sovrumano. Bravo Fabian. Ha fatto una cosa che poi vi spiego domani nell'analisi tattica. Petagna perde palla, il telecronista ha detto sombrero time, però penso che non mi trovo questa definizione di sombrero. Iolè, non si dice sombrero, il sombrero è quando fai quel tocchettino che scavalchi la cosa, ma hai mai sentito Iolè chiamato sombrero time? Lozano, a proposito di sombrero, il tiro! Centrale, che peccato. Taglia tutto il campo Lozano, arriva al tiro, purtroppo finisce centralissimo, tiro centralissimo tra le braccia di Cragno, centrale, questo vale solo per gli XG. Outnumbered. Entra Grassi e Pereiro. Esce Strootman e Lico Giannis, i nipoti di Gianni, i Gianni di nipote, noi siamo i nipoti di Gianni. Grassi e Regini ragazzi, Grassi e Regini.
Marin si gira, palla al piede, cerca una soluzione, la trova proprio in Pereiro, il nuovo entrato, serve ora Cáceres. Il cross di Cáceres dall'altra parte a cercare Nández, lo sfida Mario Rui, anzi al contrario, arriva però il cross, attenzione, lascia correre Di Lorenzo, arriva un as con un atteggiamento un po' troppo spavalduccio, un as, prende palla, quasi si ferma, sfida l'avversario, mi piace a me. Mario Rui lancia in profondità Lozano, è uno spettacolo Mario Rui oggi. Ancora Lozano, sfida due avversari. Arriva Elmas, riceve il pallone. Fabian accompagna l'azione, ancora Mario Rui. E con calma Mario Rui torna da Koulibaly perché è giusto. È giusto. Uno sta pure stanco. Sto stanco io, figure di loro. Anghissà, Elmas, ancora Anghissà, ancora Elmas e Koulibaly. Si fa un po' di torello adesso. Non si dice sombrero, non l'hai mai seduto. Il lancio di Mario Rui per Fabian che la tocca un attimo, ancora Lozano, riesce a toccarla per Elmas, attenzione Elmas in zona tiro, avanza, Elif se ne scarta 2 o 3, arriva poi il numero 25 che la mette, Zappa la mette in calcio d'angolo perché Elmas si era scartato tutta la difesa del Cagliari, tutta la difesa del Cagliari. Bravo Zappa ad intervenire all'ultimo momento e poi pressato. Preferisce metterla in calcio d'angolo volontariamente per evitare peggiori pericoli. Diego Demme! Si rivede Diego Demme! Parte Elmas, il cross ribattuto da Godin. Anghissà! Il T 2 volte, comunque non la perde, è incredibile. Ha chiamato un fallo proprio assurdo a Rachmani, proprio il classico fallo il fallo proprio politico. Ha chiamato un fallo politico a Rachmani, questo è un fallo politico. Rachmani prende il pallone, un fallo politico. Al posto di Fabian. Qualche minuto per riassaggiare il campo, io l'avevo detto, era lui o era Mertens. Ah, che meraviglia. Bravo, lo abbraccia, gli dà schiaffi sulla schiena, Spalletti a Fabian, ottima partita di Fabian ancora. E rivediamo Diego Demme. Mi commuovo. Di Lorenzo. Ospina in rilancio lungo in zona Petagna che riesce a toccarla per un attimo. Demme in pressing su Marin. Scusate il silenzio, sto guardando Demme. Il pallone non mi interessa più. Adesso io devo vedere Demme vicino a Anghissà, devo capire come Demme sta facendo lo scan della cosa. Vedi? Sta avanzando il tiro sulla schiena di Keita Balde. Recupera palla Keita. Nández. Lo segue proprio Demme. Attenzione Zappa, prova ad entrare in area il Cagliari. C'è un casino in aria ma libera Elmas. Demme prova il primo pressing. Poi indietreggia. Sto guardando solo a Demme. Il pallone non mi interessa più. Veramente non mi interessa più. Devo guardare come sta, come corre, le scelte, le decisioni. Lancio di Marin tra le braccia di Ospina che abbraccia Pedro e lascia il pallone a Di Lorenzo. Vedo Demme che si propone un as, un dribbling, il passaggio è pigro e lo recupera. Bravo un as, ma sei pigro.
Petagna fa un buon movimento, lo serve un ass, il tiro di Petagna, centrale, dovevi chiudere un po' di più. Petagnone. Anche Petagnone ha avuto una chance. L'avete visto un ass? Voi dovete capire quando io vi parlo di un ass. Un talento assoluto, poi fa queste cose di pigrizia, di ma tanto come so bellillo, e poi l'ha recuperato, quindi bravo, perché hai capito, hai recuperato. Tiro centrale, Petagna. 3 minuti di recupero. Pallone recuperato da Di Lorenzo che serve in profondità un ass, ha un po' di spazio l'algerino, avanza un ass, si ferma, aspetta l'arriva, c'è Diego Demme lì vicino e si prende un fallo un ass. Demme gli aveva restituito l'1-2 e un ass ha trovato l'opposizione di un avversario che è proprio Nandez, che gli va addosso senza proprio guardare il pallone mai. Adam, un ass. Sul pallone va Di Lorenzo, gli si affianca Elif Elmas. De Laurentiis attentamente osserva questi ultimi 2 minuti allo stadio Maradona. Dito in bocca classico di Mazzarri, il famoso dito di Mazzarri, così. Scambio tra Demme, Di Lorenzo, Elmas, ancora Anghissà, Demme di prima per Anghissà. Il Napoli muove il pallone e crea i presupposti. Elif Elmas, Di Lorenzo, un ass, Demme completa una serie di passaggi il Napoli, fitti, precisi, rasoterra di prima, e guadagna un fallo laterale. Quando finisce sta partita già Cicchio, devo esultare. Di Lorenzo all'indietro per Rachmani che serve Koulibaly. Diego Dem, Koulibaly, Mario Rui, che partita Mario Rui, gli si avvicina Dem lo vedo propositivo. Dem fa lo scanning. Fare lo scanning significa che tu non guardi solo il pallone, tu mentre guardi il pallone guardi intorno che cosa ti sta succedendo. Dem lo fa di continuo. Scarica il pallone, guarda a fianco a sé, guarda i compagni e guarda gli avversari. Adesso scambia con Lozano. Pallone per Anghissà. All'indietro per Rachmani. Mancano 15 secondi, ragazzi. Koulibaly si coordina per il lancio di sinistro verso Petagna e non è manco male il lancio. Petagna riesce a raggiungerlo, è solo contro un paio di avversari. Torna indietro da Mario Rui, ancora un'occasione per il Napoli che però non affonda. Arriva Diego Demme, è finita. Napoli batte Cagliari 2-0 e voglio 500 like senza problemi. $333. Sì, Gennaro, sì. Sì, Losco, sì. Sì, Gioele, sì. I like. Pago i like. Carlo, sì. Adesso vediamo anche come verrà analizzata questa partita, però bene.
Lo so, ma uno ne potevi mettere perché oramai erano stati fatti tutti i cani, a meno che mettevi Mertens al posto di un ass, ma va bene così, abbiamo rivisto Dem e già mi sento contento. Già mi sento contento. È vero, se l'è messo proprio in tasca. Leonardo. Mi piace moltissimo, bel gioco, consapevolezza, tranquillità e mentalità. Oggi non ho bestemmiato neanche una volta. Difficile. Vincenzo, anch'issa. Cioè, Mario Rui ha fatto un ottimo primo tempo, mi è piaciuto tutto, Insigne ha fatto una grande partita, Osimhen è uomo partita ovviamente, però io devo parlare di Anghissà, perché nel secondo tempo, quelle volte che il Napoli magari ha perso un attimino, ma proprio in piccoli momenti, che ha perso le distanze e il Cagliari ha provato ad imbastire un'azione d'attacco, Anghissà, e usciva sempre Anghissà e c'era sempre Anghissà dappertutto, una roba veramente insostenibile, era ovunque. L'hai detto, Falanga, te ne do atto. Bravo Luigi, canta insieme a me. Ma pure una bella partita, si può dire. Salvate il maestro soldato Ruyayan. Anna, tu non abbandonarci mai, Anna, perché sei tu. Il motivo per cui Mario Rui sta giocando così è la tua presenza qua, tu lo sai. Mamma mia, è dappertutto. Incredibile. Vai Mario, vai. Sì, ce l'ha, ovviamente ha talmente tante altre cose che a me non interessa, però ci è andato anche molto vicino di sinistro, Hanno messo la musica, siamo fragili mentalmente, no, questa, la nuova. Devono mettere Messico 86 allo stadio, è il mio sogno, prima o poi succederà. È il comandante che saluta il capitano, è una roba straordinaria. La deve fare, altrimenti deve dare un altro rigore. No, Amor, non sono d'accordo. In teoria era così una volta, che se tu cadi e ritieni che non ci sia niente, che non ci sia fallo, tu ammonisci perché ritieni che sia simulazione. Ma non è possibile, anche perché, a parte che alle volte i giocatori cadono anche senza chiedere niente, e lui è stato toccato, è stato trattenuto per il braccio, quindi ha tutto il diritto di cadere. Poi non devi accentuare, e siamo d'accordo, ma il 99% delle volte un attaccante cade, tu arbitro fai così, fanno così, alzati, oppure fanno niente, non ho visto io niente, fanno tutti questi gesti e non ammoniscono mai nessuno. Deve ammonire a Osimhen. Già. Si inserirà Jacopo, ma che fosse un problema Mertens, si inserirà quando si dovrà inserire, come si inserisce nel finale Lozano, come si inserisce Petagna, come si inserisce un ass, si inserirà anche Mertens, ci sarà spazio e tempo. Dai Sandro, dai, bravo Francesco, guardiamoci insieme. Lo so amico mio, ma purtroppo io da New York non ho interviste post partita, perché loro non hanno i diritti di guardarsi le interviste di DAZN, e quindi purtroppo le interviste io me le devo godere a fine giornata, quando qualcuno le posta su YouTube, io me le godo, poi le estrapolo, poi le analizzo e poi facciamo il video domani, dove facciamo post partita video numero 1 e analisi tattica video numero 2. Alle volte si possono condensare le due cose perché fanno le domande banalissime e quindi possiamo parlare solo di cose tattiche, però questo è. Glielo trovo io lo spazio. Bravo, come sta? Ecco qua. Esatto, se trovo, figuriamoci. Potrebbe,
potrebbe, quando è con lo Spartak giovedì, credo non subito però titolare, secondo me potrebbe entrare poi nella seconda, però pure per far riposare un po' così, non lo so amico mio, non lo so, veramente non lo so, devo capire se Spalletti con questo turnover che cosa vuole fare. Nessuna partita è facile, Baggio, poi la dobbiamo rendere noi facile con prestazioni di questo livello. Manco ma veramente sta dappertutto, e poi non lo perde. Allan poi era bravo anche nello scaricare. Ve lo ricordate? Gargano era uno di quelli che recuperava 500 palloni e ne perdeva 400. Invece anche chissà non la perde, si mette annanzi, mamma mia, devo fare la hai ragione, ti prometto Paco che domani mi ricordo, stasera cerco di ricordarmi e faccio tutti i giocatori nuovi. Il Napoli ha annichilito anche il Cagliari, ad un certo punto passeggiava per non spomparsi, visto il calendario massacrante. I vari Elmas, Sunas, Lozano e Petagna hanno corso fino alla fine. È vero Ernesto, è vero, gli altri hanno giustamente tirato un po' il fiato, non c'era bisogno né di rischiare né di scoprirsi, questa è maturità, a me piace. Ma perché farle? Perché farle, Luke? Fammi rilassare e godere un attimo questa sesta vittoria consecutiva. Mi pare. Manu avvisati! Durante la partita non ho mai avuto la sensazione che la partita poteva andare in altro modo. Mi aspetto sempre cose in positivo, fa molto bene per le conorarie. Grazie Valerio. Allora Manu, io ti invidio perché è vero, quello che dici tu è giusto, non c'è stata una sensazione di ansia, nel senso che io non leggo la parola Ospina. Non la leggo proprio la parola Ospina, che ha fatto un paio di parate a terra facili, proprio niente. Io leggo il gol di Osimhen tiro largo, Fabian il tiro largo, Osimhen di testa largo, Politano il tiro debole, Osimhen tiro parato, Osimhen rigore, Insigne punizione centrale, Zielinski strozzato, Osimhen il cartellino giallo, Anghissà di sinistro di poco fuori, Lozano tiro centrale, Petagna tiro centrale. Io questo leggo. Non leggo Joao Pedro tiro così, oppure Keita Balde, Nandez che impegno quindi è chiaro che siamo stati più sereni durante la partita. Io però sto male, sto in ansia finché l'arbitro non fischia, visto che siamo scaramantici e preoccupati e che può succedere sempre di tutto. Sto male. Grazie Emidio, grazie mille dal Venezuela, grazie mille. 5-0. Ma te l'ho fatte insomma la cosa. Fammi vedere se riesco, se sono già usciti gli XG, perché di solito ci vogliono un po' di minuti, ma fammi vedere se non ancora. Tra un po', però mi aspetto XG abbastanza alti. Here in Fulham, Anghissà was called Frank the Tank. Oh my gosh, Nunzio. Of course, il carro armato. Ci sta tutta. Anghissà amore, Spalletti out. L'ultima volta che ho visto Napoli così ero minorenne a Famore. Valuta brasiliana. State parlando della donazione. Sì. Mamma mia, com'è forte. No, sto cercando di calmare. Forza Inter, che ne pensi di Spalletti? Che ne penso, Gioele? Penso che abbiamo trovato un bravo allenatore. Un allenatore bravo che ha capito l'ambiente in cui si trova, che ha cominciato molto bene, che sa toccare le corde di questi ragazzi e non parla a vanvera. Soprattutto non parla a vanvera. Sì, manca il terzino, Aniello, è inutile dire si sa che quello è il nostro punto debole al momento. Mario Rui sta overperformando. Ci vogliamo aspettare che Mario Rui faccia questo tipo di rendimento per 500 partite da solo, oppure ti devi sempre arrangiare aspettando il ritorno di Gulam o adattando Di Lorenzo, Malquit, eccetera eccetera. Non sempre ti va bene. Mario Rui le può fare tutte? No. Il terzino manca.
manca, a meno che non per questo io dico ci vuole il mazzo, a meno che non torna Gulam e torna in gran forma, allora non manca. Hai dovuto fare di necessità virtù con Mario Rui senza sostituto per un po', ogni tanto arrangi con Malquit e Zanoli e speriamo che ti va bene. Il terzino manca a tutti gli effetti. Mario Rui sta overperformando, sta facendo le partite incredibili, straordinarie, le può fare per sempre, né lui né Anghissà. Ecco perché Spalletti, secondo voi perché Spalletti dice io voglio che torni Demme? Perché Anghissà e Fabian, che stanno facendo delle partite straordinarie, le possono mai fare tutte? No, e allora ti servi Demme. E Spalletti cita anche Lobotka. Rendiamoci conto che Anghissà è uno scarto della Premier, per me potrebbe facilmente trovare posto in un Manchester ed è il top in Serie A, che poi questo è un ragionamento giusto, perché i giocatori che in Premier League possono far bene o male, insomma quello che fanno, una volta abituati a quei ritmi là e vengono da noi, e a me quando viene un giocatore dalla Premier io sono sempre, diciamo, contento a prescindere. Poi abbiamo visto gli highlights e siamo rimasti anche abbastanza impressionati, però gli highlights sono le partite migliori, quindi tu dici vabbè aspettiamo, vediamo un pochino, e ci ha fatto vedere quanto visto negli highlights e di più e di meglio. Il Napoli ci deve spiegare, Napoli-Cagliari. Il terzino manca? Ah, una domanda da giornalista vero, cosa si prova adesso? Ah, ma perché Enrico questa... Ehi, ma che sono queste cose? Ragazzi miei, voi vi dovete rendere conto che questo canale, queste live vengono guardate dalla società, vengono guardate dai giornalisti, fate delle persone serie e corrette, non dite cose volgari. Buonasera The Gag. Osimhen è un alieno. Hai notato Anghissà che indica sempre al portatore dove passare la palla quando non la vuole lui? Anche questo sta salendo di personalità anche. Amico mio, lo stesso squadrone non proprio, perché abbiamo un Anghissà in più che è ovviamente a tutto campo, abbiamo un Osimhen che abbiamo avuto pochissime partite l'anno scorso, abbiamo avuto un Koulibaly, abbiamo adesso un Koulibaly che è concentrato e sta giocando straordinariamente, Rachmani sta facendo un buon impatto, il resto Fabian pure secondo me sta performando insieme a Mario Rui senza dubbio, e poi abbiamo l'esperienza di Spalletti che non possiamo sottovalutare. Non perché io ero a favore di Gattuso adesso non vedo l'esperienza di Spalletti, la vedo l'esperienza di Spalletti. Re Supremo, un adulto in mezzo ai bambini. Al di là delle ottime prestazioni, la cosa che mi piace di più è l'unione di questo gruppo. Ogni volta che sbagliano un passaggio, il compagno che ha chiamato il pallone applaude. Sì, Delio, allora questo è buono. Tu dici, vabbè, ma quelli erano uniti anche l'anno scorso. Sì, però erano più uniti quando le cose andavano bene. Perché poi se ricordate i gol subiti, ricordate quei meme dove tutti i giocatori del Napoli stanno così, dovevi andare tu, insomma un pochino di scaricabarile generale. Oggi Insigne sbaglia un controllo, chiede scusa per 3 ore. Francesco Tassari o Tassari, benvenuto sul canale. Sbaglia un controllo Insigne, chiede scusa per 1 ora, torna fino in difesa a dare il 5 a Koulibaly proprio perché... peccato per Petagna, sì, ci è arrivato vicino, doveva stringerlo un po' di più. Il fiato di Osimhen aveva fatto bravo mano, ricordiamocelo. Bravo però, bravo, perché questo è un ulteriore spunto più profondo. Oggi solo se lo sparava cade a terra, ma lo stesso Godin, maglietta, tirare strattonate, ci ha dovuto dare un calcio per fermarlo. Stanno uscendo disadattati e disagiati in chat? Non li vedo, ma cerco di vederli. Lo so, amore, lo so, io non dico non esaltarti, goditela, guardati quei numeri e goditela. Gli psicopatici. Giocava al Fulham, mica al Chelsea, su ex tifosi lo rimpiangono, già, era il migliore in mezzo a tanti scarponi, scarto assolutamente no.
Hai avuto Jorginho, Allan e Higuain e non lo hai vinto. Gabri, ma ti dobbiamo dire TVB? Qual è il punto di vista? Fammi capire qual è il punto di vista. Respira, bel respiro, scrivi un bel messaggio con soggetto, complemento, verbo, eccetera, eccetera. Spiegami il tuo punto di vista e ne parliamo insieme. Ah, visita lo psicologo per Godin. Veramente sì. Te ne ho parlato, Anello, te ne ho parlato. Per me è uno scandalo, per me è quasi, non voglio fare complotti, eccetera, eccetera, ma mi sembra quasi una cosa fatta apposta, perché è l'unico giocatore che è preso di mira. Viene espulso da Aureliano, per un contrasto che si fa sempre in aria, e vabbè, ce lo dobbiamo sentire espulso. Le paternali, tu, giocatore... Benvenuto Gaetano, giocatore che si deve calmare perché così le paternali, e poi in sede di avvocatura abbiamo deciso che era un'azione da gioco normalissima, e intanto l'hanno perso per una giornata paternali. Adesso viene ammonito per simulazione quando succede tutti i minuti così. State cercando il modo per fermare l'attaccante in questo momento più forte del campionato. State cercando il modo di romperci i coglioni, perché non c'è altro modo per fermarlo. Lo volete psicologicamente mettere in difficoltà. Adesso avrà paura di cadere un momento in più, un momento prima, e purtroppo noi non vogliamo essere complottisti, non lo siamo stati per tutta l'estate. Abbiamo sempre parlato di cose tecniche, di rosa, di tattica, di moduli e di allenatore. Non abbiamo parlato mai di sistemi, di palazzi, eccetera, eccetera, e non lo voglio fare. Però questa cosa è una delle cose che si mette, perché Aureliano, che espelle Osimhen senza problemi, quando vede Chiesa che abbraccia l'avversario e se lo trascina per 5 ore, gli dà il 5 a Chiesa, non lo ammonisce, gli dà il 5. Lo capite che non c'è mai equilibrio di giudizio, non c'è mai università di giudizio, perché l'università di giudizio, universalità di giudizio. Aureliano espelle Osimhen senza dubbio, Chiesa fa un fallo da ammonizione, gli dà il 5. Quando poi vedremo che succede la stessa cosa al contrario, allora tu dici no, quello è tutto regolare, il Napoli se la gioca. Altrimenti no. No, perché tu dici che rispetto allo scorso anno hai Nanguissai, un Osimhen in più, ma hai avuto anche giocatori migliori e nulla è cambiato. Gabri, ma che significa? Era un altro campionato, era un altro allenatore, erano altri avversari, si giocava contro la Juventus, non si giocava contro Inter, Milan, Juventus, Atalanta, eccetera, eccetera. È tutta un'altra cosa, è tutto un altro campionato, non si può considerare quel Napoli là con Higuain, che poi il Napoli migliore era senza Higuain, era quello là con Mertens in avanti, quindi sono paragoni che non significano niente. Il paragone si può fare perché rispetto all'anno scorso è cambiato poco, e quindi si può fare il paragone perché è un Napoli simile. La Fiorentina è chiaro che ha dimostrato di essere solida anche oggi. Con Demme al 100%, chi gioca nei tre di centrocampo? Tutti. Voi volete sapere gli 11 titolari preferiti in questo momento? Devono giocare tutti. Ci dobbiamo ritornare ai discorsi di Benitez. Ci dobbiamo togliere dalla testa che esistono gli 11 titolarissimi di Mazzarri. Basta. Si gioca tantissime partite, l'Europa League vogliamo fare buona figura, allora vuol dire che se una volta gioca Anghissà e non gioca, è come la questione di Manolas, abbiamo deciso che Rachmani è meglio di Manolas, in questo momento sta giocando Rachmani bene, poi giocherà Manolas bene uguale, gioca Politano e non gioca Lozano, si alterneranno, si dovranno alternare anche Demme, così. È chiaro che in questo momento Spalletti sta cercando di fare affiatamento, sta cercando di farli conoscere bene in campo. Ricordiamo i problemi di lingua, Osimhen ce l'ha dimostrato, non parla una parola, guaglione. Anghissà avrà problemi di comunicazione anche lui, parla tutte le lingue, ma questo è un Napoli più francese, francofono.
Koulibaly, Malquit, Anghissà, Unas, tutti questi, Osimhen lo stesso parla inglese e francese sicuramente, quindi è un Napoli più francofono. All'interno di questa cosa qua si devono inserire i vari insigne di Lorenzo, Politano, quelli italiani che poi pochi sono rimasti, e quindi anche questo deve fare gruppo, e quindi più giocano insieme in questo momento, se non si spompano meglio è. Però prima o poi pure lui si dovrà sedere, capito? Mario Rui quando gioca così gasa, se recupera Gulam, anche se la vedo difficile, siamo messi davvero bene. Che poi ha recuperato, pare che tra poco sarà pure convocato, devi vedere quanto regge la partita, perché quello è il problema dopo questi infortuni così seri. Come disse Spalletti ieri, non esiste titolare, ma esiste il titolare del primo tempo e il titolare del secondo tempo, esistono 16 titolari, se vogliamo dirla tutta. No, non mi sento più forte di Milan e Inter, assolutamente non mi sento più forte di Milan e Inter. L'ho detto all'inizio e lo confermo adesso, perché Milan e Inter non hanno dimostrato di aver mollato. Ma voi lo state vedendo a Dumfries che cacchio di terzino è quando entra Dumfries, ed entra poi dopo, si alternano Darmian, Perisic, Dumfries e Di Marco sono uno più forti dell'altro, e si gioca tanto sugli esterni con Simone Inzaghi. Hanno aggiunto Lautaro, ora è punta centrale, Dzeko dietro di lui, sta entrando anche Sanchez nelle rotazioni, e Cianaloglu, e Barella, e Sensi infortunato, Vesino sta facendo, la sto guardando l'Inter, Vesino sta facendo un campionato straordinario già, e in difesa sono rimasti quelli là. L'unico punto debole che posso vedere è forse Andanovic, che sta perdendo qualche punto, ma l'Inter per me perde Lukaku, sì. È chiaro che perde Lukaku, ma non è Correa che mo ritorno, insomma non ha perso anzi giocano pure un pochino meglio. Il secondo su Osi era più rigore di quello dato a Zaniolo, senza alcun dubbio. Luca, senza alcun dubbio, e non ho paura di litigare con chiunque, con chi che sia. Zaniolo cerca di tirare il pallone, sfiora la gamba dell'avversario, sente il tocco, ma è lui che tira, è lui che muove la gamba, qui non sta facendo proprio niente il difensore della Lazio, e cade, sviene e si prende un rigore assurdo. Se vogliamo, per me era rigore quello di Yusai su Zaniolo, perché lo abbraccia, gli cade addosso, quello si poteva dare rigore. Rispetto a Osimhen che viene trattenuto per il braccio per poco tempo, viene trattenuto, il contatto c'è. Se vuoi essere Pignolo, il contatto c'è, ma non si può fare. Non si può fare. Secondo me dobbiamo capire se c'è qualcuno da acquistare l'anno prossimo. Se facciamo prestazioni buone quest'anno, ho paura che ADL comincerà a credere che siamo messi bene. Amico mio, questo problema non si può porre, sai perché? Perché molti giocatori sono in scadenza, quindi devi non solo comprare, eventualmente sostituirli o rinnovarli. Ragazzi, c'è qualcuno che vuole diventare famoso, lo facciamo diventare famoso e vai. Siamo generosi, dall'alto della classifica, generosità, TVB doppio per chi decide di diventare famoso. 1927, ora voi fate i vostri calcoli, vedete qual è la squadra che è nata nel 1927. Fabio Capitano Esposito, benvenuto. Ale, sei diventato famoso, complimenti. TVB, guarda quanto affetto di cui ti ricopriamo, guarda qua, il tiro a giro pure, TVB, vedi? Tutti ti vogliono bene, è una questione di affetto. Quando uno viene in una live della capolista che vince tutte le partite consecutive e vieni qua per scrivere questa cosa, la Roma dici tu, Gennaro dice la Roma, e io ti stavo pure dicendo che il rigore su Zaniolo, quello di Yusai, c'era, e quindi quello era più importante, perché su quel rigore di Yusai poi c'è stato il gol della Lazio in contropiede. Quindi io ti sto pure dicendo che la Roma ha motivo di recriminare, ma tu vuoi diventare famoso, hai preferito diventare famoso, e guarda quanto affetto ti, quelli che hanno perso nel derby, hai ragione, guarda quanto affetto, avevi problemi di affetto e noi con tutto il cuore ti abbracciamo. Osimhen sul giallo ha simulato palesemente, almeno secondo me, forza Victor e forza Napoli. Amico mio,
Io ho detto accentuato, la simulazione è un'altra cosa. La simulazione è quando tu non vieni toccato o sfiorato e cadi di proposito. Simulazione. Anghissà, è il bulldozer o ballerina quando serve. Lo ha detto il telecronista, l'ho sentito in sottofondo, ballerina, hai ragione. $2 per il gol del Napoli e 6 milioni. Quando sei bello. Grazie amico mio, che sei ovviamente sempre attentissimo, Mario, è sempre generoso e straordinario. Straordinario veramente. Se vogliamo, però anche su Zaniolo io non riesco a dire, perché anche lì lui lo sente il contatto, poi insomma è veniale perché lui sta tirando, allora lui può dire, a sua discolpa può dire, se non ci fosse stata la gamba di Akpar Pro io prendevo il pallone più in maniera netta, lo può dire, tecnicamente il tocco c'è, che però sia assolutamente fortuito e che lui non abbia fatto niente per farlo, quello della Lazio è diverso, però una cosa è la simulazione e una cosa è l'accentuare i rumori. Squadra molto corta, mi ricorda i tempi di Sarri dove si anticipavano spesso gli avversari. Il recupero alto, amico mio, che è una cosa rischiosa, ma che se fatta bene non dai canso all'avversario di prendere fiato. E il Napoli oggi l'ha fatto moltissimo. Abbiamo capito, alle 1927, mo ti abbiamo reso famoso, vai, cammina, corri. Mazzarri comunque è rimasto al calcio di 20 anni fa, 11 in difesa e neanche un tiro in porta. È vero, però mamma mia. Allora, questa sapete perché è una partita importantissima? Lo sapete perché è una partita importantissima? Fermi tutti, tifosi del Napoli, amici bellini. Perché l'Udinese con Gotti ci dice: noi non possiamo aspettarli troppo bassi perché il Napoli fa calcio e quindi se li aspetti troppo bassi gli lasci comunque il pallino. Prendono 4 gol. Stesso fa D'Aversa con la Sampdoria, e hanno creato nel primo tempo. Adesso Mazzarri fa l'opposto e questa era la paura, no? Aspetto, stile un po' come ha fatto la Juve, aspettare e poi sperare nel contropiede. Hanno perso 2-0 e hanno creato 0, hanno creato niente. Questa è la partita importante, questa è la partita chiave del campionato del Napoli, perché adesso gli avversari devono scegliere che cosa vuoi fare contro il Napoli. Vuoi affrontarlo a viso aperto? Leicester, Sampdoria. Il Leicester per esempio 2 gol ce li ha fatti, poi dopo l'hanno subiti. Vuoi aspettare tipo Juventus e Cagliari? E hai pigliato comunque i gol. E ne potevamo fare molti di più, perché poi sono i presupposti che sono importanti, non è il risultato finale. I presupposti sono gli XG che sono importanti, perché se tu, aspettandoci in difesa, hai comunque subito tutti questi tiri, vuol dire che aspettare il Napoli non è saggio e non hai creato nulla. Quindi adesso la palla passa agli avversari, ai mister avversari, che devono decidere cosa fare. Queste per le squadre che sono meno dotate tecnicamente. Se poi una squadra è forte come l'Inter, come il Milan, come la Roma, come la Lazio, eccetera eccetera, e si può giocare a viso aperto e decidono di giocare a viso aperto, vediamo delle belle partite. Se invece sono più scarse, devono decidere cosa fare e prendersi dei rischi. Vediamo se sono usciti gli XG, sfizio. Sono usciti. Come potete vedere, il Napoli 2 gol doveva fare e 2 gol ha fatto. Fatemi rivedere un attimo. Ecco qua. Salva un attimo, aspettate, fatemi fare le cose belline per bene, che queste sono le cose importanti che voi dovete sapere dal Caffè Napoli 1926, Valerio Fluto da New York. Chiaro? Chiarissimo? Allora, download, ecco qua. Come potete vedere, le stelline
sono i 2 gol del Napoli. Guardate quanti pallini azzurri, poi magari sono tentativi più dalla distanza, quindi non tutti hanno un effettivo, un coefficiente basso, no? Quindi alcuni erano difficili da segnare. Il tiro da lontano, per esempio, di Lozano, alcuni altri tiri così, però quei 2 gol sono 2 gol, uno ovviamente il rigore e uno il gol di Osimhen. Il Cagliari fa 0-15. Vai, sta andando in freva. Mi dovete dire voi, raccontatemi le parole di Mazzarri. Raccontatemi le parole di Mazzarri. Mi puoi dire che partita di livello ha fatto ad oggi il Napoli, togliendo la Juve vinta perché loro si sono fatti 2 gol da soli, cioè Venezia, Genoa, Sampdoria e Cagliari, bello arriviamo. Gabri, mi annoi. Non sei un amico Bellino, non sei un'amica Bellino, ne ho parlato ampiamente. Guardati i video sul canale, mi annoi. Un Napoli che raccoglie quello che produce, lo dicono gli XG. E Losco, l'hai sempre guardati e analizzati in questo modo, quindi lo sappiamo. Pensavo la stessa identica cosa, mi hai letto nel pensiero, adesso il messaggio alle altre squadre è stato mandato chiaro e forte. Comunque, Quale, se ti serve qualche spunto sullo Spar, ti consiglio di guardare le 2 partite contro il Benfica per la qualificazione Champions. Ci sono un paio di giocatori da tenere d'occhio e se avrò tempo lo farò. Amico mio, c'è molta musica in questi giorni, quindi per fortuna sono un po' più impegnato. Ma guarda, non c'è proprio bisogno nemmeno di dirlo, Pep. Cioè, gli scontri diretti stanno dimostrando che ci toglieremo punti a vicenda tutte. La Lazio ruba punti alla Roma, la Roma ruberà punti al Milan, il Milan ruberà punti all'Inter, l'Inter. Quindi gli scontri diretti sono così, e con le piccole che non devi steccare mai. Ma questo è un discorso che non tutti possono capire, Fanny. Ok, ti amiamo lo stesso, Valterone. Io da tifoso romanista posso solo complimentarmi con voi, inizio di stagione da paura. Grazie Matteo, apprezzo gli atteggiamenti di fair play. Piotr sta bene, è come se sta bene. Osimhen capocannoniere, non lo so amico mio, per me se ne fa 10-12 e li fa fare, io già sono contento. Se arriva a 15 è un grande secondo anno, e se arriva a 20-25 se lo pigliano, quindi non vorrei vederlo capocannoniere. Pensa un po' dove arriva la mia follia e l'amore per il Napoli. Non vorrei vederlo capocannoniere perché sennò diventa un uomo mercato insostenibile e gli offrono 15 milioni all'anno e è stata buona. No, Osimhen esterno no. Non ha la qualità nei piedi per fare l'assist man, quindi esterno secondo me è sprecato. Da punta centrale che svaria su tutto il fronte d'attacco, crea delle difficoltà estreme ai difensori, perché se un difensore lo segue si crea il buco in mezzo, arriva Zielinski, arriva Insigne, arriva Lozano, arriva Politano, arriva Fabbia e si crea la difficoltà. È da punta che lui deve fare questo. Se lo metti già esterno gli togli il 90% della sua forza. Ma buonasera a Baconi e non, era da tempo che non entravo, i nipoti in primis. Ischia, sì, i nipotini sempre. Tu come stai, amore bellino? Ho visto grazie amico mio. Badi che ho carta bianca e ci si ovviamente. Grazie amico mio musicista. Mancano 2 like, a che cosa? A quando stiamo ragazzi? Per sfizio. Arrivederci. Ricordi quando ho detto che sono più tranquillo con Spalletti rispetto a Napoli di Sarri? Ecco, aggiungo che mi sta annoiando. La partita si chiude che al 70° quasi sempre Spalletti out, che noia. No, io sto sempre in tensione. È chiaro, se stiamo 4-0 sto più tranquillo, ma sul 2-0 un po' di tensione ce l'ho. Comunque gli altri anni queste partite difficilmente le vincevamo con questa autorità, con squadre così chiuse. Non è vero Luca, non è vero. Non facciamolo questo discorso, questa è la partita che l'anno scorso la perdevamo. È un discorso da giornalisti che non hanno altro che il paragone col passato per raccontare il presente. Non significa niente, queste partite non le vinceva. Ricordo i 6-0 con il Genoa. E ricordo i 5 gol fatti alla Fiorentina, ricordo goleade. No,
Quello che è diverso dall'anno scorso, se proprio volete tirarmi in questa cosa, è concentrazione e voglia di recupero alto della palla anche quando andiamo in vantaggio. L'anno scorso c'era un po' più di l'attenzione alle preventive, un po' più forse di paura, di tensione comunicata da Gattuso. Questo sì, questo lo credo anche io, e rispetto a quello stiamo più sul pezzo per 90 minuti. Evidentemente Spalletti ha capito che questo era il punto debole di questa squadra. Mancano 22 punti alla salvezza. Calma, Anguissa, Rui. Signori, Messico 86. Stai fermo, ferma. Basta. Quante cose là fuori, una vita di studio, di suoni e rumori, di lezioni e iniezioni di musica nelle vene, ma si sa che non segni se la prendi troppo bene. Allora insisti e resisti e capisci ed investi e ti muovi e poi resti e poi molli e fai cambi e poi saltano gli schemi. E Berlino e New York, sarà lei o Miami? Non conosci gli avversari nei compagni del futuro, vuoi giocare, vuoi segnare, ma il portiere non so duro, l'intuizione del 9 con i piedi del 10. Ti distendi ed attacchi e saluti gli amici, mentre vinci e convinci e perbacco e pervinci, ci pensi e rifletti, in effetti non è il gol che tu aspetti, a mischiare le carte è il percorso del fluido e suonare solo una parte. Come a Messico 86, tu dribbali tutti come fece lui, e poi come Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sorprendi come a Monaco tu toglierai, e con la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti. È un'arte, una vita in disparte, che sei rock, che sei forte, sei sempre in vacanza, il tuo ufficio è una stanza ma ci vai tutti i giorni. Il resto della canzone ve la potete vedere su YouTube, su questo canale, o su Spotify, su Amazon Music e su tutte le cose belline, su Apple Music, ecco qua. Potete ascoltare su tutte le cose, eccetera, eccetera. Andiamo a leggere un po' di messaggi. Arriviamo a 600 like, ma 600 like nemmeno per Messico 86, cara Polli, e perché il Napoli è primo in classifica, perché nelle ultime 3 partite 10 gol fatti e 0 subiti, perché da sottolineare che oggi si è giocato molto sulla destra, cosa che in passato capitava di rado, abbiamo corretto o migliorato un altro punto debole? O forse il Cagliari aveva guardato molto da vicino la fascia sinistra, Insigne, Spalletti, Mazzari lo conosce bene, e quindi sapeva che si sarebbe, quindi magari hanno apportato dei correttivi e di conseguenza il Napoli si adatta e può scattare. È stato Anguissa, sulla destra, vabbè, Anguissa che da mezzala destra aiutava moltissimo la spinta di Politano, più ancora che di Lorenzo, che poi comunque si è sovrapposto, ma Anguissa ha aiutato tantissimo in spinta da mediano destro, da mezzala destra, veramente. E poi dopo nel secondo tempo è passato a 2 e ha coperto tutti i buchi, è una roba straordinaria. Luigi Della Vecchia, hai notato che Osimhen non ha eleganza? Secondo me non le può fare le sfilate di moda. Luigi, e invece secondo me Anguissa, se fa quella cosa smile with your eyes, smile, raise your eyebrows, stop smiling, questo è il tuo model face, può fare le cose di TikTok con mamma fa. Grazie Luigi. Più mezzala Demme o Anguissa? Per me Demme lo può fare, Anguissa è più pronto perché ha pure la fisicità e ha pure un po' più di dribbling che Demme secondo me non ha di suo. Demme ce l'ha lo scatto, ce l'ha lo spunto, arriva in fondo, ha fatto anche dei gol l'anno scorso, però più Anguissa a centrocampo a 3 io preferisco Demme centrale. Preferisco Demme centrale con Anguissa e Fabian, per esempio si può assortire un centrocampo a 3 con poi il famoso triangolo si può invertire con Fabian un po' più avanti, con Demme e Anguissa dietro, con Fabian che si può abbassare e Anguissa, perché Anguissa comunque lo spunto ce l'ha.
corsa, tecnica, forza senza dalla posizione, tiro, se ne è andato già. Pino Stracandido azzurro, squadra consapevole della propria forza senza essere presuntuosa, crescita mentale importantissima. Qua io prendo questo tuo spunto, Pino, per segnalare a un as che deve stare sempre acceso. A me l'ingresso di un as con delle cose buone che ha fatto sempre, perché ce l'ha lo spunto, o soprattutto quando a partita finita gli altri sono più stanchi e anche insomma più frustrati. L'ho visto un po', sai, pallone, non mi muovo, no look, le cose, ha fatto un paio di passaggi pigri che possono essere pericolosi. Il Napoli, tutto il resto della squadra era talmente concentrato sul pezzo che non è successo niente, però attenzione un as, non farmi andare in difficoltà. Bloccato fuori alla linea 2, ma grandissimo Napoli. Mi dispiace, amico mio, mi dispiace. Ma sei andato allo stadio? Cioè adesso stai tornando a casa, credo. Sull'impostazione Luce di Lio, per me il Koulibaly di qualche anno fa impostava anche meglio, però si alternava con Albiol. Da quando poi è andato via Albiol si è dovuto prendere la responsabilità, e quindi è chiaro che c'è una crescita nelle cose che deve fare Koulibaly. Oltretutto è stato investito di questo ruolo di leadership da Spalletti, e quindi probabilmente questa cosa gli fa anche bene. Comunque è il Koulibaly che è arrivato a quei livelli lì, a quei livelli suoi, che ci ha fatto urlare al top player, e sappiamo che è un giocatore che non tutte le squadre hanno in Europa. Spalletti ha pompierato dicendo che abbiamo già perso contro il Benevento. Ok. Nessuno che parla di Rachmani, bella partita? Sì, bella partita, mi fa piacere che tu lo ricordi, Enrico. Buona, ottima partita di Rachmani, anzi, ottima partita. Godin è un caprone, è stato un po' caprone, sì. Spalletti dice che quest'anno abbiamo già perso, quindi non è tutto perfetto, ok. E questi sono gli spunti di Spalletti, perché poi qualcuno potrà commentare la cosa dicendo ma era un amichevole, ma c'erano i primavere in campo, e quindi è bravo Spalletti. Non ho visto la partita, quindi non posso commentare nulla. Abbiamo giocato al 4-3-3, ti do un grande abbraccio, un abbraccio a te Fabio, sempre onesto nel dire che se non la vedi non la puoi commentare. Abbiamo cominciato 4-3 nel primo tempo, secondo tempo 4-2-3-1 con Zielinski più avanti e Anghissà più basso vicino a Fabio. Mister, quanto è forte questo? Siamo in pochi, siamo 300 così, poi lo dirò anche domani nell'analisi tattica. Io credo che se continuano le domande di questo tenore di banalità, Spalletti sbroccherà. Magari non sbrocca adesso perché stiamo vincendo, quindi sta pure lui più sereno, sta tranquillo, eccetera, sta andando tutto bene. Nel momento in cui arriva un pareggino, così, eppure lui sta un po' più incazzato, perché Spalletti non è dolce di sale quando le cose vanno così e così. Spalletti sbroccherà, lo anticipo adesso. Tra domande banali, se ci ricorda voto Vesuvio, l'entusiasmo della città, Spalletti improvvisamente dirà ma vogliamo parlare di pallone, vogliamo parlare solo dell'entusiasmo, e parliamo dell'entusiasmo. Zambò, ti amo, ma quando Insigne si è portato Osimhen dopo la simulazione è stato un momento di grande leadership. Bravo Marco, è stato un momento di grande leadership. Lì è il capitano, il giocatore che ha più esperienza, giocatore di 30 anni, giocatore che conosce la Serie A, conosce gli arbitri, conosce certe dinamiche, va a prendersi Osimhen, che poi avete notato, Osimhen non se l'ha presa nemmeno con l'arbitro. Osimhen è andato dal giocatore del Cagliari a dire ma tu il braccio me l'hai tenuto, poi con veemenza, eccetera eccetera. Quindi Osimhen ha avuto il messaggio da parte dei compagni del mister, eccetera, non ti rivolgere agli arbitri, non così. Ancora in quel momento di foga agonistica ha avuto quella reazione che ha avuto. Bravo Insigne, questo è il ruolo che deve avere Insigne, oltre a quello di metterlo in porta. 560, arriviamo a 600? La tecnica e la tattica possono variare da partita a partita, ma quello che mi sta piacendo davvero tanto è l'atteggiamento con cui scendiamo in campo nonostante cambiano gli interpreti. Sì, Antonio, sì. Amico mio, non riesco a leggere queste cose arabe.
Qualcuno faccia copia e incolla, Google, andate su Google Translate, trova la copia e incolla, trova la lingua e copiate e incollatemelo, voglio capire che sta dicendo questo. I can't understand you, I'm so sorry. I margini di miglioramento di Osi si intuiscono dalla depressione che ha avuto quando si è reso conto dell'ammonizione. Anche questo mi piace, Emanuele, anche questo mi piace come spunto. Insigne sembrava il fratello maggiore e così deve essere. Così deve essere. Grandissima partita di Anghissà, però quando stava lì per calciare ha provato sempre quella sterzata di troppo. Sì, un paio di volte poteva tirare prima dell'ultimo dribbling, è vero. Sì, amico mio, io il link gliel'ho mandato, lo aspetto, spero che a breve si possa manifestare. E voglio dire, il primo in classifica, lo dice pure Angela. Secondo te questo Napoli ha possibilità di lottare per lo scudetto? L'OI è complicata, l'Atalanta non molla, l'Inter non molla, il Milan ha dimostrato comunque di sfruttare tutta la rosa perché sta facendo delle partite dove vince con pochi gol di scarto, con un gol di scarto però sta sfruttando i giovani e quindi questi sono punti importanti, stiamo tutte lì. Servirà un po' di mazzo, di continuità. Il Napoli è ovvio che in questo momento impressiona perché tutto sta andando bene. Dobbiamo vedere nei momenti in cui la Coppa d'Africa ci tirerà fuori dei titolari importanti, se avremo gli altri a disposizione da far girare. E poi, senza ansie e senza fare proclami, vedremo, come ha detto Spalletti, io devo ripetere le parole di Spalletti, vedremo alla fine si vede quanto ci hai messo in questa scatola del campionato. O forse sono mediocre le squadre piccole, convinti voi. Fabian sta giocando di prima e Mario Rui migliore in campo, forse è davvero l'anno giusto. È questo, capisci Luca? Quando mi si dice lo scudetto eccetera eccetera, se queste due cose si confermano nel tempo è perché il Napoli non potrebbe lottare. È logico che a bocce ferme, venendo da un Fabian che noi conosciamo, che si trascina un po' il pallone e che quindi ha delle difficoltà, sappiamo che Mario Rui era l'anello debole di una catena che va in difficoltà e non ha il sostituto, è normale che a bocce ferme, io ti dico, l'Inter è più attrezzata, il Milan è attrezzato, perché comunque vengono da aver fatto più punti. La Juventus l'avete fatta fuori dai giochi, rotto o morto, suorto o morto, comunque stanno sempre lì e stanno recuperando i punti. Quindi queste squadre comunque non sono tirate fuori. Il Napoli sta vincendo tutte le partite, è normale che ci sia entusiasmo e che si rivaluti, ma queste due cose si devono confermare per tutte le partite. Comunque vedo Napoli affiatato, queste partite semplici, fai bene a mettere tra virgolette, mi ricordano le prime dell'Italia nel girone, adesso ci vorrebbe la consapevolezza, da qui in poi nessuna paura. E aggiungo le partite dell'Italia nel girone, l'Italia vince l'Europeo con un po' di mazzo, si può dire, ma serve, la componente del mazzo serve per vincere, non si è mai visto una squadra che senza un po' di mazzo alla fine non vince. Messico 86, bello e tutto, ma vogliamo parlare della leggenda protagonista dello scontro infernale Richard Benson, il grande Francesco Boccia. Amico mio, Francesco è una special guest nella canzone. Io ho avuto l'onore di suonarci per tanti anni quando eravamo a Napoli, quando ero a Napoli con lui. Francesco è un cantante straordinario, perché come canta lui, come apre la bocca lui, pochi cantanti in Italia sono così precisi e bravi. Poi è un grandissimo autore, perché non tutti sanno che al di là di aver vinto Sanremo Giovani con Turuturu, scrive canzoni, Il grande amore, la canzone famosa con il volo che ha vinto tutti quei premi, l'ha scritta Francesco Boccia. L'ultima canzone che ha scritto è stata scelta da Orietta Berti sempre per andare a Sanremo. Insomma, Francesco è un grandissimo artista e io mi pregio della sua collaborazione. Poi quella storia con Richard Benson fu un momento di televisione esilarante, perché Richard Benson è un personaggio. E quindi un as, l'amico diceva, parlava di un as grande, un as, great player, he needs to be careful, but he is a great player. Mario Spada, benvenuto amico mio, convinto che l'Inter resta insieme al Milan, il Napoli lo vedo terzo, lo penso pure io, senza dimenticare l'Atalanta che comunque piano piano
mette le cose a posto. Comunque ha cominciato meglio dell'anno scorso l'Atalanta a livello di punti, o sbaglio, mi servono le statistiche di Gentile, ma credo che abbiano cominciato meglio dell'anno scorso, e se vogliamo togliere la Juventus da mezzo, togliamola. Io non credo che la possiamo togliere, e quindi già siamo 5 squadre. La Lazio la vogliamo togliere da mezzo, la Roma la vogliamo togliere da mezzo, sarà una caciara là davanti. Dice che un ass è abbastanza tralasciato, ha più talento di tutto il resto dei giocatori, comunque dimostra quanto stai crescendo, arrivi fino alla grande. E vabbè, e questa è la bellezza, ma non è tanto del canale, perché certi giocatori come Lozano, che attira i messicani, un ass attira tutti gli algerini come Gulam. My friend, I hope you understand English, you're right, un ass is a very talented player, very talented. The problem is that we have a lot of players just as talented as Unas. So Unas will find space and time to make his mark, to leave his mark on Napoli team. But I'm sorry, we need time. We can't build the team around Adam Unas. He's gonna do great. He's gonna do great things. Absolutely. Ho spiegato le cose che sapete già. Negli ultimi 10 anni abbiamo perso tanti scudetti perdendo punti con le piccole, importante combattere sempre. L'artista algerino è meglio di tutti i giocatori ok, non esageriamo. Mazzarri dovrebbe leggere gli highlights, si sta lamentando? Voglio che non ha fatto un utile rapporto, ma di cosa ti lamenti? Quest'anno si sta prospettando proprio un bel campionato. Anche secondo me il campionato finisce la 6ª giornata, magari amico mio, magari. Spalletti, chi non si sente titolare nel giocare a partita in corso non potrà mai partire titolare, perché significa che pensa solo a se stesso. Sto aspettando, amico mio, dovrebbe venire a salutarci, Credo che stia raccogliendo dati, lo sapete, Guido non parla mai a vanvera, probabilmente sta raccogliendo dei dati o sta aggiornando le statistiche. Buonasera, Anghissà ha busato al citofono e è arrivato con le pizze. Fallo salire. Pensiamo già alla prossima di campionato. Secondo me la partita con la Fiorentina sarà la più difficile tra tutte quelle che abbiamo disputato. Non hai torto, secondo me quella con la Sampdoria era una bella insidia. Poi dopo resterà il 4-0, quindi tu pensi vabbè, però la Sampdoria qualche problematica ce l'ha creata nel primo tempo. Questa qua era la classica trappola col Cagliari, però siamo stati proprio bravi secondo me, perché non gli abbiamo dato spazio di far nulla e loro sono venuti anche abbastanza rinunciatari. Con la Juve ovviamente si parlerà della Juve rimaneggiata, più che altro è una Juve che ancora non era squadra e la Juve si sta ricompattando, e oltre alle assenze che sono comunque dettate dalle nazionali e anche dalle scelte di Allegri. Si è lamentato, che da fare, si lamenta sempre. Parliamo di calcio. Mario Rui oggi sembrava un giocatore di calcio, ben più che un giocatore di calcio, amico mio. Mario Rui sta overperformando da diverse partite, bisogna dirlo. Secondo Mazzarri meritavano di vincere loro. Non ha mai tirato in porta il Napoli. Vabbè, allora Mazzarri è gesto apotropaico. Benvenuto. Frank Robò Mazinga. Mamma mia com'è forte. Peggiore in campo Osimhen, oscuriamolo. Osimhen out. Valterone dice che non abbiamo avuto occasioni grosse. Vabbè, non saranno state grosse, ma io le occasioni le conto. Non saranno state grosse, magari è contento così. Allora Mazzarri a fine partita nello spogliatoio è andato dai giocatori del CAI e ha detto: bravi ragazzi, se facciamo così tutte le partite ci salveremo senza dubbio. Io credo di no, però la più forte del campionato in una forma pazzesca, ma ha creato poco. Vabbè, state buono. In Messico 86, gratissima citazione di Life is Life, e la mente si popola di immagini che Dios che palleggiava. L'hai colta. Bella sì, amico mio. Vlahovic, tanto talento. Mazzarri out. Mazzarri perché non è sceso sul campo stasera? Alla domenica sportiva stanno a lutto? Giulia?
Secondo te è solo un momento di forma smagliante oppure Frank può veramente affermarsi come il centrocampista più dominante? Io non vorrei dare etichette poi pesanti, più dominante, più forte, eccetera, eccetera. Secondo me per caratteristiche era proprio quello che ci serviva, perché recupera palloni, ha fisicità, però non è lento nel girarsi, anzi, e quindi ci dà proprio quello che Bakayoko non ci ha saputo dare l'anno scorso. Poi se avrà un momento di flessione di forma, ovviamente tutti i giocatori possono avere un momento di flessione, lì deve essere bravo Spalletti a trovare la soluzione alternativa. Non gioca bene Anghissà, metti subito Dem, capito? Devi andare in comunità alcolica, tu che sei un uomo di mondo mi puoi far avere il numero 1000 visualizzazioni su Messico 86 sono mie, da musicista a musicista il pezzo spacca. Grazie amico mio. Credo che però con il tuo ID unico, IP unico non salgono quelle visualizzazioni là. Comunque ti ringrazio. Magari salgono gli ascolti su Spotify se l'ascolti tante volte. Credo. Non lo so. Magari, ecco, avrebbe dovuto mettere la giacca e poi togliersela. Mazzarri ha detto che Napoli non ha fatto nulla di trascendentale, che la prima occasione l'ha avuto il Cagliari, che a differenza delle altre squadre che sono state asfaltate loro meritavano. Ok, cioè quei pochi che erano rimasti comunque in simpatia con Mazzarri penso che se li sta giocando dopo queste considerazioni. Osi è cresciuto in una maniera incredibile nella gestione e difesa della palla, nel dialogo con i compagni e nei movimenti da attaccante in aria rispetto a un mese fa. È un altro giocatore. Pasquale, io ho gridato proprio commosso in un paio di occasioni, in 2 o 3 occasioni, quando Osimhen è riuscito a ricevere palle alla porta, a mantenere il difensore che molto spesso era Godino, non l'ultimo arrivato, a bada, riuscire a girarsi in un attimo in un fazzoletto di terra, poi ci vuole ripartire palla al piede, è una cosa nuova che ci sta facendo Osimhen, perché se tu lo lanci in profondità lui ci arriva e lo sappiamo, ma spalle alla porta è un lavoro che sta facendo. 0,001 o anche di meno Losco, non ho mai visto una lira da Spotify, è giusto per soddisfazione personale. Soldi con la musica non se ne vedono, purtroppo i soldi veri con la musica si fanno live, quando tu vai a fare i festival, quando tu lavori, fai le cover nei locali in un certo livello, i soldi là si vedono. La musica originale ascoltata anche tante volte, poca roba, 1 milione di visualizzazioni, quando fai 100 euro, una cosa del genere, ma nemmeno. Quindi poi ogni cosa è diversa, non lo so, però non se ne vedono. Hai ragione Mario, hai ragione, ma non si sta facendo più il fazzolettino, quindi abbiamo meno ansie, meno apprensioni. 2 campioni e un talento da difesa ad attacco. Rachmani assomiglia molto ad Albiol, molto paziente e pulito. Spalletti l'ha capito subito, con Manolas e Koulibaly non c'è equilibrio. Alessandro, non dare il giudizio definitivo sulla coppia Manolas e Koulibaly, che comunque in tante occasioni ha funzionato. Rachmani mi piace molto, non credo assolutamente che assomigli ad Albiol, perché paziente sì, pulito sì, lui stesso dice mi devo sporcare perché per imparare da Barzagli, però nell'impostazione Albiol, nel senso della gestione della difesa, testa alta e impostazione, Albiol era superiore, ma anche tanta esperienza in più, venendo anche da dove veniva. Quindi diamo tempo a Rachmani di crescere e non bolliamo Manolas Koulibaly come non funzionante. No. Io adoro le emoji. Stellina, e perché entra sempre gli ultimi 10 minuti? È perché Osimhen è troppo forte e quindi Spalletti lo tiene in campo il più possibile. Sono d'accordo con te che potrebbe Petagna rientrare nelle prime sostituzioni, perché voi vedete che Spalletti sta facendo delle sostituzioni quasi sistematiche. Al 70° Lozano ed Elmas, capita spesso, oppure Politano ed Elmas, oppure Politano e Zielinski, oppure Politano e Unas, e poi Petagna invece nel secondo slot che lui si gioca all'80°. Anche per me ad un certo punto a partita chiusa, che non è mai partita chiusa finché non fai 3 gol, però
Osimhen può cominciare a riposare un pochino. Buonasera Lionar. Yusai continua a fare gli stessi falli da rigore, sempre gli stessi, meno male che sta con la Lazio. Ho fatto questo ragionamento, Giulia, con gli amici abbonati, ho detto Yusai mi fa bestemmiare anche da giocatore della Lazio, cioè non è più nostro, e comunque dico ma perché fai così, ma allarga le braccia. Ale, un commento te lo posso fare, la domenica sportiva è indecente. Vale, stanno solo parlando dei problemi della Juve, conoscendo Boccia per caso, conosci anche Salvatore Lampitelli? Come no? Come no? Certo, i ragazzi, Sabba, Boccia, Elio Fierro, che comunque ho suonato insieme, hanno creato questo Super 4 che è una roba straordinaria e sono diventati ben più che virali anche in Romania. Mario Rui è sempre quello dei 90 punti in un complesso di squadra che funziona, fa sempre bene. Giusto. Davvero, come hai detto in live, sembra che rispetto al passato, quando si comincia a prefigurare la sciagura, quest'anno abbiamo una chissà differenza. Ma guarda che era dappertutto, veramente dappertutto. Non so se avete già parlato, avete sentito Mazzarri, chissà che partita ha visto. Rossana, me lo stanno dicendo, me lo stanno comunicando che ha fatto uno show. Non è che per 10 like. Maronna mia, 10 like. 10 like. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Fai bene, Francesco, a sottolineare questa cosa. Anche a me non piacciono questi tipi di cose, purtroppo lo stadio è così. Il migliore in campo è stato Mario Rui, in alcune situazioni poteva anche provare il tiro, scandalosi, sì, non piacciono neanche a me. Non le ho sentite perché CBS, telecronaca bassa, ma non mi fa piacere. Ecco. Ti sei cambiato la maglietta? 606, bravissimi. Poi raggiungeremo gli 800 probabilmente a fine live, perché qualcuno verrà dopo e ci sta tutto. Il vero avversario sarà la Coppa d'Africa, speriamo di no, ma lo capisco. Non hai mai 10 like in tasca. Bravo Gregorio. Possibile che non hai mai 10 like in tasca. La strada è lunghissima, immaginatevi il cammino per Santiago de Compostela. Bisogna stare calmini e bellini. Bravo Giuliano. Signora, le tazze, le maglie, le foto, quante cose. Brava Giulia. Questa tazza mi fa venire... C'hai sete? Perché non me l'hai detto prima? C'hai sete? Se c'hai sete vuoi un'oliva? Manuel, quanto è invecchiate? Sì. Il pallone è come la vita. C'era troppo rumore, Bevo. Ah! Bene. Metto il like e si gode. Ragazzi miei, io aspetto l'amico Guido Gentile per vedere se c'è, perché io tra un po' siamo a 3 ore di live e voglio le sue considerazioni. Non posso lasciarvi andare senza le considerazioni di Guido, che sono sempre interessanti. Sarò incontentabile, ma dopo il 2-0 sono andato proprio in freva. Volevamo entrare in porta col pallone, non tiravamo mai tanto. A un certo punto, se si segnasse, si imparava a spiegare. Allora, Agnello, capisco il tuo punto di vista, l'ho provata. Oh, aspettate un attimo, ragazzi, il bello della diretta. Aspettate un secondo, devo capire un attimo così. Scusa,
Ok, capisco il tuo punto di vista, amico mio, perché ho avuto anche io questa sensazione che ci siamo piaciuti un po' e quindi abbiamo cercato queste triangolazioni anche in zona tiro dove magari potevamo esplodere il tiro e provare la conclusione. Questa però era una caratteristica anche della Roma di Spalletti. Io la ricordo, quella Roma lì, ed era, e metteva un'ansia incredibile agli avversari perché non sapevi mai se erano lì a fare un passaggio in più, a entrare in porta con il pallone come tu bene hai detto, oppure se insomma dovevi intervenire, quindi sempre il rischio di fare un rigore, sempre il rischio di fare un fallo, così è un po' forse quello che ti porta a fare Spalletti, perché poi ti lascia la libertà di creare là davanti questo mirage di volevo dire mirage, non voglio dire nemmeno purpurri, non voglio dire nemmeno insomma il casino che si crea là davanti. Però sono d'accordo con te che un po' più di cazzimma, di decisione nell'ultimo tiro serve, perché poi se il Napoli tira così tanto e segna solo 2 gol, tra virgolette, è chiaro non puoi sempre vincere 4-0, però poi alla fine arriva Mazzarri e ti dice non hanno creato niente, non si può fare, quindi si può fare anche meglio, si può fare anche meglio. Ho provato ad essere più attento ai movimenti dei centrocampisti, a parte il ruotare sistematico di tutti e tre, sempre rivolti alla porta e mai di spalle, lo scivolamento di prima è il segreto. No, vabbè, io poi quando è entrato Demme, io ho mandato agli amici abbonati nel gruppo un video dove fanno vedere i top player del centrocampo come fanno lo scan. Lo scan è praticamente il movimento che fanno con la testa soprattutto i centrocampisti prima di ricevere palla e anche dopo che l'hanno ricevuta, nel senso che hanno la sensazione già del campo, sanno dove sono i centrocampisti avversari, accorciano gli attaccanti, sanno i compagni dove si trovano e prima ancora di ricevere palla hanno preso una decisione. Lo scan del centrocampista è quello che rende un centrocampista normale un centrocampista top di grande livello. Ora, un pochino ce ne ha parlato Spalletti quando ci parlava di Demme. Io oggi, quando è entrato Demme, dato che la partita era quasi in ghiaccio, ho potuto guardare un pochino Demme perché stavo guardando i suoi movimenti e ho visto che Demme lo fa in continuazione. Da adesso continuo, perché questa è una cosa che sicuramente Fabian fa. Questo rende Fabian un centrocampista di livello. Spalletti ce lo dice spesso. Spalletti dice lui guarda oltre il primo passaggio. Che cosa vuol dire? Che c'hai un compagno vicino, si è reso conto che c'è un compagno più lontano che è meglio piazzato oppure che può essere più pericoloso. Fabian ha la qualità per fare anche il lungo oltre che il corto. E quindi questo poi crea la differenza tra i centrocampisti di grandissimo livello e i centrocampisti buoni. Per me se questo è un'altra cosa che sta aggiungendo Spalletti o uno deve avere di suo, perché questo è pure un istinto, no, del giocatore, che non devi guardare tanto il pallone, puoi guardare quello che succede nel campo, tanta roba, tanta roba. No, amico mio, non posso, non mi chiamano, mi hanno chiamato a Canale 21 come no, ma solo per il prepartita, poi per il post partita preferisco stare con voi, sinceramente, mi dovrebbero veramente chiamare apposta. Quella che la magia, no, non era la magia, no, non intendevo la magia, intendo quando tutto si mischia, come si può dire? Il purè. Mi verrà. Aggiornamento finale, siamo venuti in mio soccorso. Sono venuti in mio soccorso e ho lasciato Cambi Flegrei. Bravo Jacopo, buon ritorno a casa. Male che le metropolitane non funzionano. Che bello il dopo partita con Spalletti, come mi piace come parla, ci ricorda anche che abbiamo già perso contro il Benevento. A livello social siamo penosi, dispiace molto, la Roma con risultati più modesti ci caga in testa. Ma perché? Che dici a livello social? Cioè, io su Instagram dei miglioramenti li ho visti. Poi pochino, insomma, bisogna farlo sempre, bisogna farlo meglio, si può migliorare, si può continuare il miglioramento anche su YouTube. Qualche volta siamo stati leggermente disparità di velocità rispetto a certe cose, però va bene anche, si cresce. A Roma sta avanti, vabbè, perché la gestione è americana e loro sono avanti.
Sì, caro Valterone, e noi gliel'abbiamo fatti vedere, che dobbiamo fare più? Più di questo non si può vedere, ma sono contento di potervi presentare l'amico Guido Gentile. Prendo le cuffiette, amico mio. Come stai? Prendi le cuffiette. Ok. Allora, grazie prima di tutto per la tua presenza. Buonasera alle amiche belline, buonasera agli amici bellini, buonasera ai nemici e anche agli spettatori. Doveva essere una partita sgorbutica, lo è stata un po' meno delle previsioni. Ciascuno vede il calcio, anche la vita, a modo suo. Ho voluto ascoltare le parole di Mazzarri, con tutto il rispetto di una persona che insomma vive il calcio in maniera assoluta, un addetto ai lavori, un professionista molto serio. Non concordo nemmeno con le virgole. È stata la squadra più rinunciataria che ha affrontato il Napoli, e uso proprio il termine rinunciataria. Anche sull'1-0, cioè ha sperato di giocare sull'eventuale errore del Napoli, ma a parte 2 o 3 spavature non c'è stato. Il Napoli ha iniziato anche molto bene, dobbiamo dire, nonostante una squadra chiusa, corta, rinunciataria. Ha cercato oggi all'inizio soprattutto di spostare la palla da una parte all'altra del campo per allargarlo prima di andare in profondità, con pazienza. Poi ha trovato il gol abbastanza presto, all'8° minuto. Poi si è un po' adagiata. Dobbiamo dire che oggi le ombre del Napoli sono state una vanità che soprattutto il Napoli, questo Napoli, ma storicamente non si deve, non si può, e assolutamente non deve minimamente pensare di permettersi, perché oggi perdere punti, con tutto il rispetto chiaramente per qualunque squadra di Serie A, ma perdere punti oggi con questo Cagliari sarebbe stato delittuoso. E qualche appoggio, più di uno, anche tacchetti al limite dell'area, perché poi arrivavamo al limite dell'area. No, te lo puoi concedere se stai su 3-0, ma sempre con il rispetto dell'avversario, ma non sull'1-0. Questa cosa non mi è piaciuta della squadra. Qualche minuto in più poteva concedere poi l'altra ombra. Spalletti ho visto entrare un Petagna non solo con voglia, perché poi, ma con qualità, perché un ass entrava e non entrava, quindi Elmas è entrato bene. Mi sembra che abbia messo un po' di chili rispetto al primo Ancelotti. Appunto ci siamo Ancelotti perché era, mi sembra, dalla 21esima alla 25esima giornata di quella gestione che il Napoli non faceva addirittura 3 partite senza prendere gol, addirittura adesso sono 4 su 6. Teniamoci la stessa questa solidità di difensiva. Siamo arrivati all'11% di percentuale realizzativa in passivo, cioè di avversari contro il Napoli. Scesa purtroppo quella offensiva da 40 al 38, siamo sempre un valore anomalo, perché è sempre il Milan in testa col 50, poi l'Inter il 49, poi addirittura abbiamo Lazio 42 e Roma 40, poi abbiamo il Napoli 38, seguono l'Atalanta che sta stentando, ha fatto anche pochi gol. L'Atalanta ne ha sempre presi tanti con Gasperini, però almeno ne faceva tanti. Invece, e poi ovviamente la Juve che è salita al 31, però ha già preso 10 gol, che sono sistemerà un po' la difesa, però sono un dato per loro, diciamo, preoccupante, perché mediamente vinci gli scudetti con una percentuale non sotto i 2,5, nel senso, però 2 gol e mezzo fatti, 1 subito. Non può esserci 1-1 o 2-1, non so, che dico 60 gol fatti, 30 subiti, no. Se subisci mediamente dai 35, 37, 38 gol, tranne gli anni d'oro della Juve, devi farne sopra gli 84, 85. Quindi per ora, diciamo, queste due squadre stanno deludendo sia nella fase difensiva che nella fase offensiva. Sul Napoli non possiamo dire nulla,
dovrebbe far più gol. Chiaramente il Napoli ha legittimato il primo posto in classifica, 100 tiri, già è la squadra l'unica che ha sfondato i 100 tiri fatti, la squadra che ne ha fatti di più è il 94 l'Inter, poi siamo squadre, il 95 la Roma è tutta trazione interiore, ma oggi abbiamo visto un derby di una squadra speculare all'Inzaghi che giocava a contropiede, ha fatto dei gol in contropiede alla vecchia maniera, è una squadra all'arrembaggio che se trova la partita giusta ti può travolgere perché ha delle buone qualità, però totalmente scombinata. Una partita per uno spettatore tipo estremamente divertente, quella del derby, però tantissimi errori tattici. Quello che oggi non ha concesso Napoli, non ha concesso contropiedi, non ha concesso facilmente il fondo, nonostante appunto il Cagliari si rinunciato, però giocava sull'eventuale errore sporco del Napoli. Le partite diventeranno, so che mi chiederete lo scudetto, sempre più difficili, perché fino adesso il Napoli non aveva nulla da perdere, adesso già la prossima partita, infatti siamo al giro di boa delle 12 giornate. Al giro di boa vedremo tra le 7 sorelle chi avrà deluso alle 12 giornate. Siamo al giro di boa delle 12 giornate. Il campionato per me avrà preso forma e le battutacce è ancora lungo e queste cose qui avranno poco senso, perché già dei calcoli saranno abbastanza precisi. Queste sono le notazioni dal punto. Napoli sta correndo poco quest'anno, ma non perché ha solo tranne la prima partita, perché c'è fu l'espulsione, mediamente corre 106 km rispetto ai 110-111 di Gattuso, ma perché sta giocando molto bene la palla. Napoli ha 59% di possesso palla, che è bulgara come tranne una volta che appunto la partita con la Sampdoria 51%, che ha abbassato tremendamente la media, ha avuto percentuali altissime, anche oggi 63%, quindi muove molto bene la palla, fa muovere molto gli avversari. Ecco, quello è un dato dove si trova. Prima della partita di oggi erano penultimi in classifica, non è penalizzante, perché non è sintomo di malessere, ma in realtà è sintomo di una grande organizzazione di gioco e una grande attenzione nella distanza dei reparti, sia nella fase difensiva che nella fase offensiva. Dobbiamo coprire meno campo fondamentalmente. E quindi il Napoli corre poco. Sì, esatto, il Napoli corre poco perché corre molto bene. Queste sono le annotazioni. Avete visto che altre mie previsioni sono state giuste, mai era successo, mai che Insigne fosse sostituito addirittura ancora una volta. Con questa siamo alla quarta partita di seguito. Insigne ha 477 minuti, pensate, Di Lorenzo ne ha 567, quasi 90 minuti in più di Insigne, quindi alla sesta giornata Insigne ha guadagnato una partita e non mi è sembrato adombrato alla sostituzione, anzi Spalletti parentesi scherzosa, pare che non sia mai una buona cosa sfidarlo a braccio di ferro, e la sua presenza fisica anche con la t-shirt è un buon segnale. Se l'ha abbracciato con grande calore, segno che sta facendo un lavoro di testa, come ha fatto per il comandante. Mai Koulibaly non ha mai giocato così bene, neanche con Sarri, dobbiamo dirlo proprio con grande serenità. Ok, a voi le domande. Allora, sì, sulla questione di Insigne io ricordo insieme a te adesso un momento che ci hanno ricordato anche gli amici, il momento in cui si viene a prendere Osimhen dopo l'ammonizione, che lì è un momento da fratello maggiore, da leader che capisce, già sa più o meno cosa può succedere, già sa che questo è il modo per fermare sto ragazzo. Poi ne parleremo sicuramente su Osimhen, arriveranno delle domande. È vero, prima lo faceva Maggio con Insigne, adesso l'ha fatto Insigne con Osimhen, ammonizione che non c'era perché la maglia, il braccio gliel'aveva trattenuto. Posso capire che non dai un secondo rigore perché forse è generoso e ci poteva stare tutta la vita, però l'ammonizione è un regalo che poi potrà pesare quando arriverà la quarta. Domanda prima a te, poi a me.
Sì, Fabio ci chiede numericamente, per come è strutturato, credete che il centrocampo del Napoli sia il più forte della Serie A? Io ti dico che Anghissà ha cambiato il volto di questa squadra. Nel secondo tempo l'ho visto ovunque, nei momenti in cui il Napoli aveva perso un pochino le distanze, il Cagliari cercava di uscire un pochino fuori dal sacco e improvvisamente usciva Anghissà, se la prendeva e fermava tutte le azioni. Adesso che ritorna Demme la cosa si fa interessante e ci possono essere sicuramente più alternanze, e quindi non li dobbiamo far spompare troppo. A me è sempre quella la problematica, e poi non riescono a overperformare se sono troppo stanchi. Guido, puoi fare un accenno anche pensando ai centrocampi delle altre squadre? Quello della Lazio non mi sembra male, quello dell'Inter non mi sembra male. Infatti io direi che quello della Lazio non aspettiamo a vederlo, quello dell'Inter non è affatto male. Tutti sottovalutano il Milan, che è una squadra molto giovane. Insomma, è chiaro che devi avere un centrocampo di alto livello per poter rimanere nei piani alti, anche se Spalletti è in forma splendida, non solo fisica, mentale, di lettura della partita, dialettica nelle conferenze stampa. Cioè, Guido, io ho detto una cosa. Scusa, fammi dire, la metafora sulle case a schiera piuttosto che l'attico, cioè capovolge sempre la situazione a chi prova a metterlo in difficoltà, perché, come vi ho detto, devi avere almeno un giornale amico, lo insegnò Ferlaino, e noi siamo, anche quando sembrano banali le domande, c'è sempre il sottotesto velenoso per metterti in difficoltà, ma Spalletti è in forma splendida, proprio in forma, si vede che proprio lui ci è rimasto male, per adesso non lo meritava, perché poi tra l'altro era all'Inter in costruzione e fece 2 qualificazioni in Champions di seguito, però probabilmente ha cauterizzato la ferita e si è rigenerato e quindi è tornato con energie, oltre che chiaramente di qualità tattiche, tecniche, umane. Però sai, se tu sei svuotato prima o poi non hai più niente da dare. Mi sembra, teniamocelo buono, dovremmo difenderlo noi, non che uno dica sempre le cose giuste, però quando uno dice cose giuste, cioè Mazzarri non può dire che quello non è rigore, cioè l'ha trattenuto, l'ha ritrattenuto, l'ha tirato giù per la maglietta, gli prende prima con il piede sinistro e poi la gamba destra. Cioè il replay, ma non da tifo, il replay è inquietante, cioè era rigore, anche era fallo prima, era fallo già di trattenuta per la maglietta, c'erano 4 falli, cioè ti rendi ridicolo. No, veramente. È un fallo, anche un giocatore esperto come Godin oggi con un Osimhen in forma strepitosa, anche più giovane, ma non c'è da criminalizzare nessuno, è uno sport, i falli ci sono. Però insomma è un problema loro, non è un problema nostro, che Mazzarri oggi ha pianto, cioè ha detto che la partita era equilibrata, ha fatto tutta una serie di dichiarazioni abbastanza, non so, strane, e invece Spalletti mi sembra molto concentrato. Poi adesso leggiamo questa domanda di Mirko. Io su Spalletti avevo fatto una previsione, non lo so se la volevo condividere con te, vista il tenore di alcune domande molto banali che basano tutto sull'entusiasmo, la città, la pizza, il mandolino, il Vesuvio. Io temo che Spalletti in questo momento, visto che sta anche in fiducia perché i risultati lo accompagnano e sta con l'entusiasmo, e vabbè, io temo che sbroccherà prima o poi contro qualcuno dei nostri che gli fa un'ulteriore domanda banale, perché lui ha proprio voglia di parlare di campo. Forse i 2 anni fermo gli ha dato proprio quella voglia di parlare di campo, di tattica, delle sostituzioni. Invece gli fanno queste domande così e lui deve sempre inventarsi una cosa, e ci riesce. In questo momento ci sta riuscendo a creare una risposta interessante anche dalla domanda banalissima. Quanto è forte questo Napoli? Senti tuo? E per ora ci sta riuscendo. Io ho paura che sbroccherà. Quindi questa te la volevo condividere con te. Ma è, diciamo, te la quoto bassa, perché te l'ho detto, ci sono sempre queste domande fintamente buone, non voglio usare il termine buonista, sia diciamo sulla partita che sull'ambiente immancabilmente, come fosse come quando ebbe il figlio Sofia Loren, c'era che diceva sembra che l'unica donna è capace di avere figli, no? Questa non è una critica a quella
grande attrice che è Sofia Loren, era a chi dipingeva un certo tipo di rotocalco. Quindi adesso, e anche oggi è stato bravo a dire delle cose molto belle. Cioè lui ha detto il Napoli ha già perso, perché la partita col Benevento ha detto veniva una settimana dove c'erano già i titolari che dovevano dimostrare qualcosa, ha lasciato scorie perché veniva prima una partita importante, e ha lanciato un messaggio molto chiaro, come lo era stato per Manolas, e poi rispondiamo alla domanda, che anche in allenamento ogni partita ufficiale del Napoli, quella col Benevento era una partita ufficiale, e poi anzi ha caricato la dose, ha detto anche in allenamento quando indossi la maglia del Napoli pretendo serietà, un impegno, eccetera. Ho detto, io lo vedo molto concentrato ti do ragione sulle domande banali, rispondo rapidamente così poi do la palla a Valerio. Ho sentito molte banalità in questa settimana perché citiamo sempre Galliani, la Coppa Cuba, ma mi sono un po' scocciato da giornalista, prima ancora che, se volete, invece da ragazzo, prima ancora se volete spettatore, cioè, possiamo dire sempre le stesse cose. Comunque una giornata di Coppa si è fatta, vediamo dopo 5-6 giornate se anche a Napoli facciamo gli scongiuri a cubato punti, e tra l'altro potremmo anche usare un altro termine, non dire sempre quello che usò Galliani, ha sottratto Cuba. Quindi vediamo adesso con queste partite di coppe, siamo appena alla prima giornata, adesso affronteremo la seconda, se giocherà l'ennesima partita Rachmani o rientra Manolasa, se fa 20 minuti Marquis, Di Lorenzo passa dall'altra parte, vediamo se fa appunto invece 20 minuti Juan Jesus a far rifiatare Mario Rui. Oggi dovresti dire Mario Rui migliore in campo, però come fai a non dirlo Osimhen che si è dannato l'anima? O fatemi dire una cosa, poi veramente mi devo tacere. Spalletti lo tiene sulla corda, però ha detto una cosa molto importante, ha detto Osimhen ci riesce a far un discorso tattico molto importante perché lui presta, cioè senza che mi rovini la tattica d'insieme di squadra, e questo è molto raro di un giocatore, forse riuscì a farlo Battistuta, che aveva proprio come nel cinema tu dici hai una presenza scenica alla Denzel Washington, no? Che veramente per il carisma che ha ti riempie lo schermo. Ecco, non è una questione di presenza scenica, però è una ira di Dio, e riesce nonostante da solo a essere un pericolo costante per la difesa avversaria, senza chiamare a squilibrare il centrocampo del Napoli. Questa è una chiave di lettura molto importante. A te per 2 minuti non parlo. No, ma figurati. Da un punto di vista, questa si lega anche alla domanda su Juan Jesus, da un punto di vista di gestione del gruppo, l'impressione è che alcuni vengono coinvolti un po' meno. Manolas, Marquis, Petagna, Juan Jesus, Zanoli, sui 4-0 si poteva fare un po' meglio. Qua devi decidere, perché poi alla fine non li puoi sostituire tutti. Spalletti sta utilizzando i 3 slot al massimo, perché ne fa 2 contemporaneamente la prima sostituzione verso il 70°, 2 all'80° e poi si mantiene l'ultima, che oggi è stato il Jolly Demme che abbiamo rivisto in campo. Sono coinvolti, allora, quelli che sono, secondo me, Guido, co-titolari, perché lui li sta alternando, Lozano e Politano li sta alternando. Zielinski adesso è la seconda consecutiva che fa da titolare, giusto? Sì. Esatto, quindi un'altra prima sostituzione primaria per Spalletti è l'ingresso di Elmas, e quindi questo si è capito. Osimhen prende fiato con Petagna, però sul finalissimo della partita, dove entra anche Onas e sostituisce Insigne, quindi lascia uno con insomma col piedino di qualità, e fa così. Alla fine come fai a mettere anche Manolas, Marquis? È difficile. Beh, lui per ora sta sostituendo i giocatori di movimento dal centrocampo in su, a parte che non aveva dei giocatori prima a centrocampo come Demme, e sta lasciando inalterata la difesa, anche perché sono i giocatori che casomai è vero che combattono molto, ma fanno, diciamo, meno chilometri rispetto oggi non ha potuto, rispetto a centrocampisti o i giocatori di fascia.
anche perché c'è da considerare che ha voluto dare certezze e un'intelaiatura all'inizio del campionato in modo tale che è più facile poi inserire. Vedremo se lo fa, no? Perché se adesso alla settima lottata tu inserisci un solo difensore, a parte che ha inserito adesso Rachmani prima del previsto, e quindi ha fatto 3 partite e mezza Manolas, 95, 98, 96, 42, e 3 partite Rachmani, 94, 49 e 93. Quindi in realtà un cambio in difesa c'è stato. E chi non è uscito mai sono stati Koulibaly, Mario Rui e Di Lorenzo. Abbiamo adesso il dubbio chi giocherà, Meret o Ospina, perché Meret ha fatto le prime 2, poi si è infortunato, e adesso Ospina ne ha fatti 4, e quindi anche quello noi non lo stiamo considerando, ma abbiamo alternato il portiere quest'anno che non si doveva trattare. Vedremo, perché fare 6 partite, 6 vittorie, il Napoli aveva fatto solo una volta nella sua storia, l'anno delle 8 vittorie di seguito, 10 su 11, pareggiò alla Nova 0-0 in casa con l'Inter, mi ricordo, chiaramente nel Napoli di Sarri, quindi per dire già è un risultato eccezionale. Però l'idea secondo me è che lui abbia dato queste certezze partendo da dietro come fanno i grandi allenatori. Adesso cammin facendo io mi segno tutto, valuteremo quali sono gli accorgimenti, anche perché lui vede tutti i giorni. È chiaro che c'è bisogno di gestire bene le forze, soprattutto se, come io auspico, spero e tifo, si pretenda di arrivare almeno ai quarti in Europa League, che non è un disturbo, non è una scocciatura, è altro luogo comune. Andate a vedere subito dopo le eliminazioni delle coppe, non è che quelle settimane dopo facemmo bene, anzi spesso abbiamo perso ulteriore terreno. Secondo voi come mai Mario Rui sta overperformando? Era solo una questione mentale oppure Spalletti gli ha anche dato riferimenti tattici? Secondo me ci sono 3 ragioni. La prima è perché Mario Rui è un giocatore che deve giocare la palla, perché la sa giocare, perché gli piace giocare. Oggi non ha solo giocato bene, ha fatto dei movimenti interessantissimi sia in attacco che in difesa, di tempismo, di qualità, sono stati convincenti. È mancato il gol. Per esempio Insigne era una bellissima azione dove tra l'altro Mario Rui gli aveva dato una bella palla, Insigne era troppo defilato, c'aveva il giocatore davanti che infatti poi gli ha murato il tiro, se gliel'avesse ridata Mario Rui invece era solissimo, e poi può darsi che tirava alle stelle, gliela parava, tirava fiacco, però dovevi ripassarla per alzare le percentuali di realizzazione, nel senso che è un tiro a più alta percentuale di realizzazione rispetto a quello di Insigne. Poi sicuramente perché si sta muovendo meglio la squadra del centrocampo, e poi probabilmente non sarà stato l'unico con Koulibaly o Insigne, ci sarà un ambiente meno elettrico. Vedete, a parte la sconfitta col Benevento che mandò un po' qualche malumore in giro, non ci sta niente da fare. Le vittorie pure strane come quella della Juventus oggi con la Sampdoria fanno bene. Alla fine chi si ricorda più dalla prima giornata che hai sofferto con Venezia? Ti trovi 18 punti, ragazzi, così lo sport. Chi è che si va a ricordare un mese fa quello? Ma parlo gli stessi giocatori, quindi, a parte te. Quindi io penso ci sono, innanzitutto non era scarso, perché un giocatore non può cambiare, è che Napoli sta giocando molto bene in avanti e lui deve giocare in avanti. Vedete spazio per Mertens in questa squadra o comprometterebbe l'equilibrio raggiunto? Io ce lo vedo e come. Ma ci stiamo dimenticando che è un giocatore che dà del tuo alla palla, che vede la porta, che molto spesso si recuperava palle anche molto delicate in difesa, cioè, a volte i tifosi si dimenticano troppo facilmente dei propri beniamini. Bisogna solo vedere in che condizione è e quanto tempo ci impiega a ritrovare una condizione che per lui sia
quantomeno sufficiente per far emergere le sue qualità, non dico ottimale all'inizio. Buonasera Guido, tutti a parlare di Coppa d'Africa a gennaio, ma non pensi che il calendario che vede Juve, Samp, Bologna e Salernitana non sia troppo proibitivo anche con qualche rincalzo? Vabbè, dovete considerare prima di tutto che quei giocatori non ce li hai. Cioè, a volte dimentichiamo che non è che non ce l'hai come titolare, non ce li hai. Quindi tu parti con 5-6 giocatori in meno nella rosa e quindi già hai una formazione quasi obbligata e non hai I i cambi. Cioè tu adesso, vabbè, ancora non c'è Goulam, no? Ma se togli Koulibaly, Osimhen, Unas, Goulam e Anguissa, hai 3 centrali, quindi 2 giocano e c'hai un eventuale cambio, stai risicato. Hai 3 terzini, quindi devi trovarti che non hai avuto ammonizioni, e in quel periodo puoi fare a febbraio, dipende poi come si sviluppano i vari tornei, anche i 16esimi, speriamo di no, di passarli quest'anno direttamente gli ottavi, anche perché il regolamento è cambiato, quindi chi arriva secondo si becca la squadra eliminata dalla Champions League, quindi rischia di uscire 16esimi. Io ve l'ho detto, la forbice tra le prime e le altre è sempre più ampia, quindi non è automatico vincere quelle partite, ma è chiaro che potendoti concedere solo 5 punti da perdere, no? Una sconfitta e 2 pareggi, 7 punti massimo, diciamo il tunnel è proprio ristretto, no? E tu parti con un handicap di 5 giocatori. Tu comunque con la Sampdoria devi vincere, con la Juve devi vincere a Torino, e noi abbiamo sempre perso tranne una volta che abbiamo vinto. Insomma, vediamo, io spero che, non so, tipo, perché lui poi come fa De Laurentiis? Dice uno in punto e non parte, diceva perché non parte con i belli gli altri sì, cioè lì partiranno tutti o si va allo scontro diplomatico, no? Non parte nessuno. Però ci dobbiamo arrivare, ragazzi, cioè bastano 2 sciocchezze e perdi punti stupidamente. La partita con la Fiorentina sarà una partita tosta. La Fiorentina ha giocato 4 partite in trasferta e 2 in casa, c'ha 12 punti, che non sono pochi per una squadra che doveva far meno bene, non che nel senso ne ha diritto, però nessuno la considerava. Ha perso con l'Inter, tra l'altro, in casa. Non sarà una partita facile. Vediamo, no? Si stanno parlando, forse Goulam non andrà a fare la Coppa d'Africa. Io non lo so, insomma, fermo da un anno. Se lo rivediamo in campo, può essere che lo chiamino. Poi sta anche a lui. Io, se non sbaglio, ricordo che Goulam una volta decise di non partire per rimanere a Napoli, giusto? Sì. Ma insomma, Goulam dovrebbe tornare per novembre. Posso essere un pizzichino critico, tutto molto bene, ma non ho amato tantissimo i subentrati che si sono specchiati un po' troppo e non sono andati con cattiveria a prendere il terzo gol. Esagero? Io un asso l'ho visto un po' così. Un ass, perché Petagna si è andato a riprendere palle a centrocampo, si è proposto 2 volte, è andato 2 volte al tiro, ha spizzicato, poi cioè Petagna ha giocato 16 minuti, recupero compreso. Elmas è andato bene, però pure lui è arrivato a ridosso dell'area, si doveva essere più semplici e incisivi nel passaggio finale, però non sono entrati male, si sono adeguati con questo spirito cavalleresco dei compagni, non possiamo dire che sono entrati male, Petagna è entrato proprio bene. Sì, Mario Rui sempre compiti meno difensivi, esattamente proprio così. Secondo voi Spalletti la partita contro la Fiorentina come la dovrà organizzare? Guido, io ho lanciato uno spunto e credo che tu me l'abbia confermato all'inizio delle tue considerazioni quando mi dici il Cagliari rinunciatario. Mazzarri ha fatto esattamente l'opposto di quello che ha detto e ha fatto Gotti e poi D'Aversa, che loro se la sono giocata anche prendendosi dei rischi
però senza rinunciare a provare ad attaccare. E quindi Spalletti praticamente sta comunicando, dice: se voi ve la giocate a viso aperto, guarda che la pallata ti può mettere in difficoltà, perché Osimhen ti scappa e quindi rischi poi di prendere gol. Mazzarri ha fatto proprio l'opposto, ha detto: io aspetto che magari fate un errore e quindi aspetto, però il Napoli comunque crea tanto, il Cagliari non crea niente, e quindi adesso ci troviamo di fronte ad affrontare una Fiorentina. E più che Spalletti la partita come la dovrà organizzare, io mi chiedo, secondo me italiano, come la penserà, perché il Napoli comunque decide di prendere il pallone, 60% di possesso palla è la media. Io le insidie sono sempre dietro l'angolo. La Fiorentina è una buona squadra, pensiamo a cosa sarebbe con Chiesa, visto che ancora è gratis Chiesa, perché poi Chiesa per 2 anni solo 1 milione lo pagherà, dal terzo anno incomincia a pagare la rata. Alla 7ª giornata il Napoli avrà giocato 2 partite in più della Fiorentina, 2 partite su 7, no? Perché la Fiorentina non ha le coppe, non sono poche, quindi più che della scorsa editoriale cominciamo a vedere alla 4ª, la 5ª partita di Europa League se Cuba o non Cuba, per citare chi ha citato Gagliani. Quindi ha un bel vantaggio, gioca in casa, ci mette sempre molta foga quando... io temo che Mazzarri abbia lanciato una sorta di, come chiamano adesso, un hashtag, no? Copriamoci tutti, perché la Sampdoria e l'Udinese, che hanno fatto delle signore partite, ne hanno presi 4, hanno fatto 0. Alla fine la Sampdoria oggi ha perso per un rigore che non ci sta mai, mi dispiace per quell'arbitro che fa i commenti, un giocatore che si gira, si protegge con una gamba e il pallone, sì, una mano era così, ma si è proprio girato. A questo punto tiriamo pallonate agli avversari, glieli buttiamo sul braccio e il rigore. Però è tornato con 0 punti, è tornato con 0 punti con Napoli e 0 punti, con la differenza che prendere 4 palloni non fa mai bene, e quindi vedremo se la Fiorentina snaturerà casomai una voglia di andarci a prendere l'arma bianca. Il Napoli si è capito che ormai è una sua identità, semmai valuti in base all'avversario alcuni accorgimenti. Anche oggi avete visto, si è passati da 3-2 a centrocampo, si mette un po' più dentro o un po' più esterno Mario Rui. Oggi invece era molto esterno nel campo, però è venuto varie volte a tagliare all'interno del campo, ma la squadra ha una sua identità. Come dissi in privato a Valerio, se incominci a tirare palloni col pallottoliere, ed è successo, io glielo dissi in una conversazione privata, ho detto: vedrai che poi le squadre al San Paolo non vengono a fare la partita aperta. Ho detto, si vengono là perché partono un po' psicologicamente battute, ed era importante, sarà importante fare un percorso in casa all'inizio cinico, più non lasciare nulla, perché non dobbiamo avere le squadre che vengono e dicono: no, andiamo a far punti. No, non venite per niente a far punti, venite a prendervi il 2-0 e basta. Questo è il massimo che vi concediamo. Visto il vero Osimhen, non credete che Gattuso sia stato criticato più del dovuto? Allora, lancio una proposta, ma non perché io mi sottraggo al tema Gattuso che abbiamo affrontato più volte. Andiamo avanti, cioè quello è il passato. C'è questo difetto del Napoli di parlare del passato. Cioè, l'anno scorso Gattuso non stava facendo male, il campionato è cambiato con la partita con l'Inter, si è fatto male anche Mertens, e non, dopo che si era fatto male già Osimhen, non ce li aveva, lui si girava in panchina e c'aveva sta pace. Mi ricordo la partita in Europa League dove non avevamo cambi, proprio 0, cioè andammo con 12 giocatori, è una situazione drammatica. C'ha 20 anni proprio di età, meno di Spalletti, che si dica 20 anni di panchina. È stato 20 anni di panchina, Guido, no, ripetilo bene, 20 anni, sapete, tanta roba. Chiaramente il suo carattere, ma pure Spalletti c'ha il suo. Io dico che ha onorato
la maglia, ha onorato la città, non è mai stato fasullo come chi disse che si prendeva un anno sabbatico. Io sto ancora aspettando i saluti di Mazzarri, perché noi giocammo la penultima partita a San Paolo con De Laurentiis, che si fece bello al centrocampo perché era il record all'epoca di punti. Disse no, non saluto perché dobbiamo vedere l'ultima partita la partiamo al Roma, mi ricordo, e quindi lui doveva salutare. Poi disse no, mi ricordo che un collega gli chiese ma scusi, cioè, le fa proprio schifo un secondo posto, cioè non può rilanciare la sfida e questo secondo trasformarlo. No, ma io coso l'anno sabbatico. Lui aveva già firmato con l'Inter a gennaio, lo disse un anno e mezzo dopo, Totò Aronica, un'intervista sul Mattino, e anche Cannavaro, un'altra intervista. Cioè, ecco, questa non è corretto comportarti così nei confronti di una città. Cioè Gattuso non mi sembra abbia mai usato parole scortesi o false. Ma si era accordato, diciamo, ha fatto il suo percorso, è stato massacrato dalla stampa, adesso abbiamo Spalletti, ci sta facendo divertire in campo e fuori dal campo, perché non lo mettono in difficoltà. Tra l'altro lui oggi ha detto una cosa bellissima: questi ragazzi si divertono fuori dal campo, e questo spogliatoio spaccato l'ha ricompattato Gattuso, e questo merito glielo dobbiamo dare. Si è andato a vincere una Coppa Italia, tutti che insomma lo abbracciavano. Chissà se con un paio di giocatori in più la seconda Coppa Italia, la Supercoppa, poteva andare meglio, perché anche lì eravamo in emergenza. A me è dispiaciuto quella Supercoppa persa, che poi Lozano quasi fa il 2-2, però ormai è passato, abbiamo un campionato duro perché Inter e Milan si giocheranno lo scudetto, scordate. Allora oggi te lo dico, Valerio, o il Napoli, se no dirà ma no, spiego il perché il Napoli non è favorito. Non è che dico il Napoli, come dicono alcuni, è favorito, però mi devi dire il perché era favorito. Io almeno ho spiegato il perché, ma proprio storicamente, da un punto di vista della rosa, da un punto di vista societario, da un punto di vista dell'ambiente, da un punto di vista della Lega. Ci sono tanti elementi, diciamo, di debolezza. Però io ti dico, se il Napoli vince il campionato, lo stravince il campionato. Cioè veramente si piglia, e adesso sta solo incominciando a carburare. Il Napoli non può vincere un campionato così soffrendo. O lo stravince, e a questo punto è solo l'inizio quello che stiamo vivendo, oppure noi, come ho già detto, dobbiamo puntare molto in alto, perché solo così il Napoli riesce ad andare in Champions. Se poi andate a rivedervi tutti i campionati che siamo andati in Champions, siamo campionati dove abbiamo fatto la lepre agli altri, poi hanno vinto gli altri, ma noi siamo riusciti ad andare in Champions. Quando è cominciato a perdere colpi, ho detto no, ma l'obiettivo non è il campionato, è andare in Champions, poi siamo arrivati quinti, sesti. Quindi calma e gesso, recuperiamo più uomini possibili. Oggi Demme ha fatto 5 minuti ingiudicabili, però intanto è rollabile. No, io l'ho giudicato invece, perché gli ho visto fare lo scan prima di ricevere il pallone, quante volte guarda intorno il compagno e gli avversari. Giudicabile nel senso come sta la gamba, come adoro Dan, sono imparziale. Sono parziale. In settimana Spalletti ha lanciato un altro endorsement su Dan, che ha detto no, io lo voglio con me, quindi voglio poter scegliere. Recuperiamo uomini, state sicuri che nessuno ci regala niente, nessuno, ma perché Maradona ci insegnò: se Napoli vuoi vincere, devi vincere contro tutti. Quindi se noi dovessimo, io sarei contentissimo, non è che anche dopo la 12ª, 13ª, se noi dovessimo vincere, noi vinceremo, stravincendo il campionato, non stentando come la Juve di Sarri, 83 punti. Però calma e gesso, perché le due favorite, ma lo sono per tutti, sono Inter e Milan. E ricordatevi, poi ve la spiegherò questa mia nuova teoria, il buono, il brutto e il cattivo. Purtroppo noi siamo non perché siamo cattivi, nella mia metafora siamo noi il cattivo. La Juve avrà, vedete, già la Juve sì, ha recuperato 2 punti sull'Inter, ma perché era uno scontro diretto, ma sul Milan non ha recuperato nulla. Tra l'altro fra un po' c'è lo scontro con la Roma, dove la Juve non la può perdere più quella partita, perché è già tardata. Chiaramente manco la Roma,
che sarebbero perché ha perso il derby. No, ma sarebbero già 3 sconfitte in manco 10 giornate, no? Quindi vedete, perdere punti, anche se poi dice il campionato è lungo, ma io credo che chi vincerà lo scudetto anche quest'anno più di 5 partite, 4-5 partite non le perde in tutto il campionato. Quindi se le perdi 2 subito significa che poi veramente devi fare 14 risultati utili consecutivi, di cui almeno 12 vittorie, che non è facilissimo. Chiaro. Arrivano tanti commenti, leggevo tra l'altro uno, mi hanno segnalato, perché io l'intervista non l'ho potuta ascoltare, la pre-partita di Spalletti, mi hanno detto che ha utilizzato il termine annusare il pericolo, e io fa ridere, no? Che adesso si può dire, mentre prima no. Ho detto finché non parla di veleno stiamo tranquilli, se poi parlerà anche di veleno, ragazzi, a quel punto ci facciamo una risata e guardiamo avanti. Guardate, io ho l'impressione, lo dissi a Valerio, che non so se addirittura prima di un'eventuale chiamata, sicuramente dopo la chiamata, Spalletti abbia studiato veramente in maniera scrupolosa e certosina il Napoli. È vero che non l'allenava, non stava con i ragazzi, ma si stava formando un'idea. È arrivato molto, molto preparato, cioè è come se tu fai 100 metri ma lui è partito già da 40 metri. Domanda per Guido: ma secondo te ADL non parla più perché Spalletti gli ha detto di parlare di meno, o ADL l'ha capito da solo? No, fra un po' parleranno, statevi tranquilli. Cioè, comunque siamo appena alla 6ª giornata, ho già parlato una volta e mezzo, qualche schiccolio, non è stato capace Ancelotti, figuriamoci. È giusto, noi ci dobbiamo ricordare il passato, se no ci facciamo delle illusioni. Ho detto prima a Valerio che a dispetto di tecnica e tattica è proprio l'atteggiamento da squadra di questo Napoli che dà fiducia al di là del risultato. Concordo, ma se non so se ci hai seguito, chiamiamo le puntate precedenti, ho detto mi sta piacendo proprio, i ragazzi si aiutano, raddoppiano, notate, non si mandano. Oggi Insigne ha fatto 2 errori veramente stupidi. Hai visto? Chiedeva scusa e ha chiesto scusa, altre volte no. Per un'ora finché tutti l'hanno visto. C'è compattezza, ha fatto pure uno stop in seguire di controbalzo con tunnel, mamma mia. Però sì, hai fatto un'osservazione giusta, c'è allora, non si vincono trofei, noi abbiamo vinto qualche anno fa con Gattuso la Coppa Italia, se tu in quel momento non sei compatto. Puoi avere un giocatore e mezzo che sta un po' fuori dal progetto, chiamiamolo così come si dice adesso, che ti sfanculo, cioè. Ma è uno sport di squadra, tra l'altro uno sport di squadra con più giocatori, non sono i 7 della pallanuoto, i 5 del basket, i 6 della pallavolo, cioè, diciamo quelli che giocano titolari sì. Devi avere il senso del gruppo, e questo c'è, ma è una qualità che noi abbiamo, quindi non è un difetto. Ma vedi quanti spunti che vi dà Guido Gentile, io non ce la faccio. Conoscendo, dove l'avete sentito questa storia tra gli sport di squadra e comunque quello con più, solamente qua? Conoscendo Italiano mi sembrerebbe strano un atteggiamento rinunciatario della Fiorentina. Magari mi sorprende come D'Aversa, che pensavo fosse l'allenatore contropiedista visto a Parma, che poi D'Aversa insomma faceva quello che doveva fare a Parma, adesso avendo dei giocatori più... Io ripeto, resto maradoniano, nel senso voglio confrontarmi con l'avversario, la mia squadra deve impegnarsi al massimo delle sue capacità legali, in Italia è meglio specificarlo, e voglio che il mio avversario sia al massimo delle capacità. Quindi io non sono uno che gioisce che Dybala di turno o come essere Dzeko sono squalificati, che bello è squalificato così, è un atteggiamento miope di squadra non vincente, è la mia idea. Quindi non è che io dico faranno così, faccio il piagnone, però purtroppo il campionato italiano è un campionato molto speculare, poco spettacolare, dove tendenzialmente non vedi goleade, e dove soprattutto ci sono molte squadre, poi De Zerbi era invece uno di questi, per esempio, che tendono a
prima di tutto non far giocare bene l'avversario, soprattutto per esempio un avversario che sta giocando molto bene come il Napoli. Oggi il Napoli ha giocato in maniera meno spettacolare rispetto alla partita con la Sampdoria, ma perché il Cagliari è lo stesso, abbiamo affrontato delle squadre 5-3-2, quindi non era una questione di sistema di gioco, era una questione di stare in campo, di distanze. Vediamo se la Fiorentina farà una partita a viso aperto. Sarà importante la qualità delle giocate, perché noi siamo un po' sciuponi, vi sto dimostrando statistiche alla mano, purtroppo lì sono inconvertibili. Se farà una partita un po', nel senso non la farà, voglio sperare, rinunciataria, anche perché abbiamo un più stima dell'allenatore della Fiorentina, di Mazzarri, come oggi il Cagliari, ma io mi aspetto una certa attenzione. Ormai si è capito che nessuno voglia dare la profondità a Osimhen, ma si è capito che sta imparando, e questa è una cosa, consentimi, Valerio, io ti dissi dal primo momento, di 3 punti dove Osimhen deve migliorare, non solo il controllo di palla, cioè la qualità tecnica, ma come muoversi nello spazio, perché nel campionato italiano è fondamentale, sono difese diverse, e poi ovviamente la tenuta caratteriale. Oggi non ha colpa sul cartellino, però non deve protestare così tanto, poi Insigne tu pensa se prendeva un secondo cartellino e noi non ce l'avevamo con la Fiorentina. Quindi le squadre tendono a non volerti dare la profondità, perché sennò farti il segno della croce, o è fallo, o punizione, o gol, o il calcio d'angolo. Certo. Per lui sta imparando a prendersela lo stesso. Il Napoli fino adesso ha giocato molto bene al centrocampo, perché ha avuto sempre la pazienza di far ripartire la situazione, di stanare l'avversario, di cercarla comunque questa profondità. Oggi è stata la partita dove te l'hanno concessa di meno, e lo stesso comunque siamo andati sul fondo un sacco di volte. Vero. Quindi io penso che sarà una partita ibrida, per dire, cioè sarà ibrida nel senso non sarà la Fiorentina, anche perché la sconfitta, ecco, questo è un ulteriore elemento per noi negativo. La sconfitta in casa con l'Inter è stata negativa, perché la Fiorentina ha giocato molto bene la prima parte, però poi alla fine ha raccolto poco e se l'è giocata a viso aperto, e l'Inter invece è un po' più pragmatica del Napoli. Quindi figuriamoci se viene a affrontare il Napoli e vai il Napoli sapendo che sì, è un po' più sciupone nella percentuale realizzativa, però anche una squadra che ha prodotto 100 tiri. Che tira di più, è chiaro. Antonio ti dice: ho veramente apprezzato l'analisi che hai fatto dopo la vittoria con la Samp, quella in cui hai enumerato le varie statistiche degli ultimi 10 anni. Grazie e complimenti. Grazie. Secondo voi, quando la striscia di vittorie consecutive si interromperà, l'ambiente coprirà di critiche la squadra, o la mentalità e la concentrazione avranno la meglio sugli allucchi a schiovere? Ma guarda, io mi ricordo 3-0 col Bologna, poi vittoria a Milano, Benitez, cioè facemmo una serie di risultati utili, e ci mise a 0 Benitez dopo la vittoria col Milan a Milano. Poi pareggiammo, purtroppo siamo stati la prima squadra Serie A a dar punti a Sassuolo, una partita un po' strana e sfortunata. Il Sassuolo che ne aveva presi 6 con l'Inter pochi giorni prima, e questo era un brutto segno, infatti venne a fare le barricate. Quindi non c'è manco bisogno, per risponderti amico Bellino, io mi auguro che avvenga il più tardi possibile, però di steccare una partita, perché se ti fai un giro di tutte le trasmissioni, le critiche già ci sono state fino adesso. Guido, Insigne sempre più leader della nostra squadra anche senza contratto, ma quando glielo rinnoviamo sto contratto? Il buono è brutto e cattivo, lo capirete a gennaio. Angela, devi io rimanere sintonizzata. L'ho detto a metà settembre, quindi lo so, adesso non è un modo, ma fidati di svicolare. Ricordati, il buono, il brutto e il cattivo, e noi siamo i cattivi, ma non perché siamo una squadra che fa meno falli, quindi si parlava, poi nel frattempo ci dicevano i giocatori, cioè, per rispondersi, amico, cioè, Insigne conosci le sue qualità tecniche, le sue qualità umane, i suoi difetti tecnici, i suoi difetti umani,
la sua famiglia, i suoi figli, dove abita, conosci tutti, cioè non è che noi dell'ambiente, figurati De Laurentiis, cioè non conosci Insigne, conosci tutto, cioè Insigne non è un giorno che devi scoprire, conosci, diciamo, le sue richieste, perché non è vero che non hanno parlato, si conosce tutto, quindi se si voleva rinnovare, Napoli quando rinnova subito, anche in silenzio, vedi Zelischi, vedi addirittura Mario Rui, c'è stato un rinnovato a Mario Rui. L'ultimo credo sia stato Di Lorenzo, no? Passato in sordina. In sordina. Quindi cerchiamo di ragionare, anche se il calcio c'è un tifoso, quasi dovevo rispondere su un commento, no? Perché da un lato faceva i complimenti sicuramente immeritati alla mia persona, da un lato diceva il tifo, voglio gioire, poi mi permetterò di rispondersi, ma nessuno, e io per primo, voglio toglierti la passione, l'irrazionalità, lui usava la parola irrazionalità, però per una volta cerchiamo di essere razionali, cioè mettere da parte il tifo e ragionare come uomo sapiens sapiens. Cioè, se tu, amico Bellino, che non sei nella dirigenza del Napoli, penso che conosci tutto, no? Figurati chi nella dirigenza conosce quello che mangia, il suo stato di salute, come si è ripreso dagli infortuni, i suoi test fisici, quindi che sono sempre ottimali quelli di Insigne, cioè il test di sottosforzo, il suo battito. Tu per esempio, amico Bellino, conosci il suo battito cardiaco? No, però in Napoli sì, perché il medico quindi sa il suo cuore quanti battiti fa, quanto tempo gli serve per recuperare dopo uno scatto, cioè conosce tutto di quel giocatore. Non è un nuovo arrivato, conosce anche le sue motivazioni umane, nel senso di chi prima di andare da un'altra parte comunque vorrebbe restare nella squadra che ama, che ha sempre amato, e addirittura battere anche dei record, che può battere il record di Mertens, può arrivare a 500 presenze, sono tutte valutazioni che lo sanno, e quindi se si voleva fare questo matrimonio si poteva fare benissimo in qualunque questa cosa, prima dell'europeo, dopo l'europeo, sono tutte sciocchezze giornalistiche per fare ovviamente un po' la trasmissione, qualcosa dobbiamo pur dire nelle trasmissioni, mi rendo conto, però invece ragioniamo da un altro punto di vista, diciamo Insigne, cosa sappiamo di Insigne? È la solita sa che tipo di scarpa usa, non intendo la marca, cioè se usa un tipo di suola, se si allaccia le scarpe in un certo modo, il suo modo di entrare in campo con le scaramanzie, l'alimentazione, anche quello, no? Ci sono dei giocatori che chiedono delle cose particolari, cioè conosce tutto. È chiaro, e io, Guido, siamo a 4 ore di live, io ti ringrazio tantissimo con questo commento, non siamo solo bellini, siamo anche gentili. Grazie in particolar modo stasera per la tua presenza. Sì, io altro. No, mi devo, diciamo, non ho bisogno di riguardarmi nelle prime live con Valerio per oltre che per vergognarmi, perché non mi piace vedermi in video, per trovare 1000 difetti, perché è vero che io insomma insegno, parlo settimanalmente a migliaia di persone, però non diciamo attraverso una telecamera. La mia vita è sempre stata live, prima del live intendo in presenza, in presenza, e quindi troverei, e già lì sono un sacco di difetti, adesso diciamo non voglio dire che mi abituo, perché non mi abituerò mai, però mi trovo più vicino al mio modo di essere dal vivo rispetto forse ai primi interventi, di cui forse c'era troppa foga, e di cui mi vergogno e mi scuso, perché casomai mi sono aggiunto a tantissimi colleghi del Fate Presto. Il mio modo di divulgare il cinema ha sempre reso felici le persone, e anche diciamo un po' il calcio, anche se col calcio purtroppo c'è la contrapposizione, perché una vince, una perde, una pareggia, però ecco, mi fa piacere se adesso traspare maggiore gentilezza, ma le colpe sono solo mie, non vostre, non di Valerio, sia chiaro, ma per una propria
idiosincrasia, scusate questo termine, nei confronti del video, anche perché purtroppo ti vedi, cioè non è solo inevitabile le persone, ma vedo il mio volto che è abbastanza straniato. Scusa questa parentesi personale, però ci stiamo avvicinando, non sarà mai come le cose dal vivo, perché io ho il polso della situazione, coinvolgo le persone, c'è un rapporto umano diverso. Chi lo sa se un giorno, soprattutto quando Valerio torna a Napoli, se facciamo, o in Italia, cioè, sarebbe bello comunque fare una sorta di reunion al 100%, anche se adesso puoi è tutto contare. molto punto interrogativo per le questioni sanitarie che non vi devo dire, conosciamo tutti. Quindi scusa, forse era doverosa questo mea culpa, diciamo. No, non lo capisco. Non lo capisco. Io sono ipercritico. Comunque abbiamo inaugurato questo campionato che poi sta portando anche bene, sotto il segno del massimo sorriso, ma non perché stiamo vincendo. Ero sorridente e sereno dopo pure la scopola con il Benevento, e mi sembra che le parole di Spalletti di nuovo sono state quasi prese, e io gliele cedo con grande gioia, perché è un maestro di vita e di calcio. Io l'ho detto, io in forma di provocazione l'ho detta, Spalletti se li guarda e lascia anche il like, come ha fatto Mancini per far vincere l'Italia, chissà. Allora, un saluto alle amiche belline, agli amici bellini, ai nemici bellini, perché anche i nemici sono bellini. Il mio regista preferito, poi ti devo confessare in privato una cosa, secondo me ha fatto la dichiarazione di accettazione di un premio Oscar più bella della storia degli Oscar, perché ha ringraziato tutti, anche i nemici. Sai, per galanteria ormai si ringraziano in particolare i 4 sconfitti tra i nominati, però nella storia non era mai successo che dice ringrazio i miei amici. Questa lo faccio col cuore, perché non potrebbe essere il mio regista preferito se non avessi un'affinità umana, e quindi ringraziamenti di cuore anche gli amici, perché servono anche gli amici e i nemici bellini, perché altrimenti sarebbe tutto molto fiacco. Quindi ringraziamento ovviamente anche ai nemici, che vedo un po' fiacchi, dove siete? Provocatori, dov'è l'ASL di Torino? Avete perso mordente, insomma vi dobbiamo ridare un po' di slancio. Un paio di TVB li abbiamo consegnati stasera, poi si sono arresi su. Sì. Io stavo sentendo e lo dico con educazione, il fatto di Mazzarri, poi ciascuno, il bello del calcio è che ciascuno veramente lo vede come crede, però io ho visto una squadra rinunciataria e mi dispiace, come invece ho fatto i complimenti a Udinese e Sampdoria, che nonostante lo 0-4 e soprattutto anche la Sampdoria, lo ripetiamo, fino all'ultimo minuto di recupero, che non è stato dato perché non gli hanno voluti dare, che meritavano, ha giocato a pallone. Grazie Guido, buon grazie lavoro, infinite. Buona analisi tecnica sì. Adesso la Vagnette, devo ascoltare prima le parole di Spalletti perché me le devo godere. Buon martedì a tutti. Ciao Guido, alla prossima. E amici miei, io vi saluto uno per uno, il bel favellare Tore Falanga. Devo soffrire fino alla fine, Angelo, soffrire a che livello? Non sentivo idiosincrasia dai tempi del Petisso, grande Guido. Questo canale Guido Gentile sono in simbiosi. Ciao, forza Napoli. Ciao Guido, ma a proposito di Lorenzo, vi è piaciuto? Ha fatto la sua partita, Angelo, io mo me la riguardo. Guido provocato? No, ma Guido non è provocato, Guido è estremamente sereno in questo periodo. Grazie a te Guido, grazie Valerio, è sempre un piacere seguirvi, grazie a tutti ragazzi, un abbraccio forte. Mazzarri posa il vino, io credo che su questo possiamo chiudere con sempre calcistica, posa il vino calcisticamente parlando, si può dire. Vi voglio bene a tutti, grazie per il vostro supporto, per i like spiccioli che ancora vi trovate in tasca. Il Napoli vince un'altra partita trappolissima. Siamo contenti, ce la godiamo. A domani per l'analisi tattica. Mi sono scordato di preparare, perché sennò io, se poi non clicco sulla sigla, diventa una cosa. Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla. Fluido.net.
le magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema,